Vedrai te se sta registrando oppure no. Sì, sì, sta registrando. Siamo nell'inquadratura entrambi, no? Alla fine. Sì. Che cazzo è che mi chiama a quest'ora? Porca puttana. Io ho tolto la suoneria, se no, ciao. Sì, tolgo anch'io. Full immersion, non disturbate ragazzi, che adesso c'è da fare una bellissima intervista insieme al Sifu Gianluca, che finalmente ci vediamo per un'intervista un po' più rilassante. Sì. Che solitamente noi ci vediamo per Basta registrare botte, video. sì. Basta botte, per una volta basta botte. A meno che non mi vuoi picchiare per fare più views. Quindi siamo qua oggi con il Sifu Gianluca Fumarola. Noi ci siamo visti parecchie volte, da quando abbiamo cominciato a collaborare, a portare comunque questa disciplina del Wing Chun in Italia, a farla diventare comunque nuovamente virale, in hype, eccetera. Siamo visti parecchie volte, siamo trovati molto su tante dinamiche di allenamento, filosofia della disciplina marziale. Però c'è ancora una lacuna che manca, che oggi siamo qua per colmarla, che effettivamente la gente è curiosa di conoscere il Sifu Gianluca Fumarola proprio prima di essere Sifu, proprio Gianluca. Ok. Quindi oggi io vorrei chiederti di parlarne un po' di come ti sei approcciato alle discipline marziali, qual è stata la tua prima disciplina marziale con la quale hai iniziato e poi tutto il tuo percorso. Allora, sì, io ho iniziato all'età di 6-7 anni col judo, sempre spinto da mio papà, perché mio papà faceva lotta greco-romana ed era appassionato di sport da combattimento, anche di box, e ho iniziato col judo. Ho fatto pochissimi anni, non mi ricordo niente, ero bambino, classico judo da bambini, si rotolava per terra, non mi ricordo tanto. Poi ho cambiato, ho iniziato col karate, avevo Shotokan, vero? Shotokan, sì, stile Shotokan, 8-9 anni. E io da ragazzino ero molto magro, ero magrissimo. Ed ero un ragazzino molto introverso, molto timido, quindi mio papà mi è stato anche dietro per cercare di aprirmi, no? E alle elementari ero anche bullizzato. Quindi mio papà, mi ricordo a casa, mi insegnava, no? Mi ricordo, quando se sono in tanti mettiti contro il muro, mi ha fatto da maestro anche in questo senso. E poi io andavo in palestra con mio papà, avevo 13 anni. Ovviamente non è che facevo powerlifting, cioè andavo lì per perdere tempo, stavo dietro a mio papà, prendevo un po' di pesetti, così. E mi ricordo c'era in voga lo squash, quello che oggi è il padel, prima c'era lo squash, quindi e c'era una stanza tutta di vetro in palestra dove si faceva squash. Praticamente siamo entrati in palestra e ho visto 2 persone che facevano Cisao. E mi sono fermato, ho detto, che cavolo fanno quelli là? Anche perché pensavo che da un parere esterno, quando non hai mai visto una disciplina, dici sì, che cavolo è? E mi sembrava una roba strana, no? Allora mio papà è entrato dentro negli spogliatoi a cambiarsi e ho detto, vabbè papà, guarda un attimino, e sono rimasto lì a guardare. Praticamente non mi sono allenato con mio padre, sono rimasto a guardare tutta la lezione, erano soltanto 2 persone. Poi ai tempi nessuno conosceva il Wing Chun. Poi ti racconto un altro aneddoto. Infatti, di che età si parla? Quanti anni avevi più? Io avevo 13 anni. 13 anni ero proprio un ragazzino, non capivo niente. Poi una cosa importante è che io non avevo mai visto un film di Bruce Lee. Io non sapevo chi era Bruce Lee, perché la maggior parte delle persone si avvicina magari al Wing Chun, al Jeet Kune Do per Bruce Lee. Certo. Io non avevo mai visto nessun film di Bruce Lee. L'unica persona che conoscevo che combatteva era Muhammad Ali, perché sentivo mio padre, mio nonno era un grande appassionato di box. Niente, mio padre esce fuori, dice, ma allora? Ho detto, guarda, voglio provare. E siamo entrati dentro, abbiamo parlato con il maestro, il mio primo maestro, e da lì niente, una settimana dopo ci siamo iscritti io e mio papà. Quindi io ho provato, sì, mi ha lanciato mio papà, mio papà è durato 2 anni e io poi da lì ho iniziato a fare introspezione di me stesso. Poi il periodo medie, non ero più bullizzato, ma ero la persona che difendeva il bullo, ma non perché usavo le mani, la disciplina mi ha portato proprio alla scoperta di me stesso e quindi essere molto più sicuro di me. Chiaro. E poi ho praticamente affrontato vari maestri. Con il mio primo maestro sono rimasto un bel po' di anni
e si parlava del lineage Leon Ting, un maestro famoso che ha portato il Wing Chun in Europa. Poi sempre con lo stesso siamo passati a Ip Chun, l'altro figlio di Ip Man, e da lì basta, io ho iniziato a girare Italia, mondo, ho affrontato anche vari altri lineage, altre famiglie di Wing Chun come Wo Sholong, e poi sono arrivato a Ip Chin. Io sono arrivato a Ip Chin perché sentivo che c'era una mancanza negli altri lineage, non perché la mancanza è nel lineage, perché io avevo bisogno di altro. E questo altro l'ho riscontrato nel lineage Ip Chin, perché mi ha dato la parte filosofica, mi ha dato la parte di medicina tradizionale cinese, mi ha dato la parte di combattimento e mi ha formato a livello caratteriale. Era quello che cercavi? Era quello che cercavo, sì. Non cercavo soltanto il fare a botte, perché la maggior parte pensa che un buon sifu sia una persona che fa a botte, brava a spiegare. Non è solo quello. Perché io ho visto delle persone che magari sono molto brave, ma non sanno stare al mondo. Cioè, quindi... È anche un po' la cultura cinematografica, no? Che ha portato negli anni a parlare proprio del maestro, a lanciare il maestro come una figura imbattibile, fortissima, eccetera. Perché ogni cosa per le persone comuni si finisce al ok, ma quanto è forte? Ok, ma è più forte di quello, è più forte di quell'altro. Io non li biasimo comunque, no? Cioè questa mentalità popolare non puoi biasimarla per la gente che è esterna alla disciplina, anzi tanti fermano praticamente, non danno neanche una spiegazione perché dicono tanto non capiresti, ma è giusto così, nel senso tu devi cercare di spiegare quella cosa anche a chi non fa parte del tuo percorso. Certo. Ed è una cosa secondo me stra importante. Io penso che una persona che faccia parte di una tradizione come un sifu, che in realtà vuol dire papà, vuol dire guida, deve guidare la persona che si avvicina all'arte marziale a 360 gradi, cioè di insegnare a una persona come serrare il gomito, come fare tansao in modo perfetto, ma che poi la persona non riesca a gestire le proprie emozioni, non riesca a gestire la propria rabbia, io avrei fallito, perché tanto quando è che tu utilizzi il tansao? La maggior parte, poi abbiamo già visto, abbiamo già parlato in altri video, no? Il Wing Chun è un po' particolare, come vuol dire eterna primavera, quindi le persone che si avvicinano sono come me, come mi sono avvicinato io, sono un po' chiuse, un po'... E quindi tu quando è che utilizzi un boxao per difenderti? La maggior parte delle persone che fa Wing Chun non utilizza mai le tecniche che vengono insegnate in palestra in un contesto reale. Allora perché vai a fare Wing Chun? È ovvio, se tu devi combattere fuori è meglio fare box, è meglio fare Thai. Quindi il Wing Chun ti dà un aspetto pragmatico e filosofico sulla costruzione della persona. Ti insegna come vivere, come reagire, a fare la cosa meno stupida nelle situazioni che magari ti fanno perdere la calma. Infatti un concetto importantissimo che abbiamo toccato le altre volte, per chi non aveva capito il Wing Chun, non è tanto il fatto di fare la tecnica, rimanere schiavi della tecnica e fare quei movimenti, perché il Wing Chun è quello. Abbiamo spiegato, e io ti ringrazio per avermi aperto comunque la testa, Gianluca, sul concetto Wing Chun, che ti insegna a muovere il Wing Chun, vuol dire impara te stesso, cioè impara a conoscere te stesso. Il Wing Chun è come se noi nasciamo e nessuno ci dà il manuale d'uso dell'essere umano. Chiaro. Quindi io ringrazio mio papà perché mi ha lanciato in questa cosa qua. Mio papà ha avuto un vissuto, io nasco in una famiglia militare, ho fatto anche un percorso militare, è stato tanti anni nei carabinieri, però cioè io ho sempre detto il Wing Chun, le arti marziali a me mi hanno fatto da genitori, perché mi hanno proprio costruito. Tu nasci e non sai, se non hai dei genitori che comunque ti stanno dietro, non sai come, magari c'è tanta gente che non sa neanche come cercarsi lavoro, non sai come comportarti con una donna, non sai, e quindi cioè non è vado in palestra per imparare a difendermi, tanto chi è che ti attacca fuori? Potresti comunque evitare. Il mio maestro, Sifu Dennis Lee, mi ha detto non ti dimenticare mai che hai il potere di scelta.
Le persone stanno male, io ho capito questa cosa, le persone stanno male anche a livello psicologico per due motivi. Uno è che ti dimentichi chi sei e quindi le persone ti dicono loro chi sei, e se tu vali 10, le persone ti dicono che vali 5, tu ti conformi a quella cosa là e inizi a star male, e poi ti dimentichi chi sei. Quindi quella è una cosa importante. Io l'ho capito con le arti marziali, attraverso Sifu Dennis Lee, che è stato allievo di Ip Chin, e per me è stata una guida, cioè mi ha tirato fuori delle potenzialità assurde. Io quando lo ringrazio dico, cavolo, io non ho fatto niente, hai fatto tutto tu. Io ti ho detto dove andare, ti sei fidato e sei andato. Però vedi, è stata magari anche la fortuna di arrivare a trovare una persona giusta, corretta. Ma io ne ho passate tante. Infatti parliamo del Sì. come ci sei arrivato però al Sifu Dennis Lee, che comunque è un Sifu, per chi non lo sapesse, è cinese. Sì, è cinese. Loro hanno sia un nome cinese e un nome diciamo un po' occidentalizzato. Okay. Sifu Dennis Lee, io andavo già a Hong Kong. Io la prima volta che sono andato a Hong Kong era lineage Ip Chun nel 2008-2010, non mi ricordo. Okay. 2010 forse, e ho conosciuto Ip Chun, poi era appena uscito il film di Ip Man. Quindi ho visto anche Donnie Yen, perché noi eravamo praticamente a fare lezione con Ip Chun in una sala enorme. A un certo punto è entrata la troupe di Donnie Yen del film, no? Quindi c'era anche Donnie, sì. Donnie Yen è l'attore che ha interpretato Ip Man nei film. Io allora mi sono avvicinato al pensiero del Wing Chun perché allora all'inizio mi veniva insegnato per difesa personale, l'altro si muove, calci, pugna a catena, un po' come il film, no? Di Ip Man. Però io devo dire la verità, il film è una cosa. Il film è una cosa, ma il Wing Chun mi funzionava perché ero io determinato, cioè la differenza la facevo io. Io ho fatto anche sport da combattimento, ho fatto box, ho fatto MMA. Tra l'altro non so se si ricorda qualcuno, io ero nel team Anaconda, Cinisello Balsamo, ho fatto anche allenamenti là di MMA. Quando è stato il tuo percorso negli sport da combattimento? Era in parallelo con la pratica del Wing Chun? Sì, io sono arrivato a fare 4 arti marziali a settimana, infatti poi mio padre mi ha detto adesso basta, devi sceglierne una. Era una sorta di mia insicurezza, perché ero un po' una testa calda da ragazzino, perché tu calcoli, io avevo delle abilità motorie diverse dagli altri ragazzini, quindi da bullo ero passato, non a bullo, però facevo un po' lo spocchioso. Okay. Quindi dai 17 anni fino ai 25 anni ho fatto anche a botte fuori, ero uno che provocava, però quello che mi veniva insegnato in palestra io non riuscivo a metterlo in pratica fuori. Dicevo no, sul pugno tu fai tanza o pugno, su quello fai questo. Io provavo perché volevo mettermi alla prova e prendevo sempre botte. Cioè le davo perché era la mia determinazione, però le prendevo. Allora ho iniziato a farmi delle domande. Ho detto ma come cavolo è possibile che nel Wing Chun dicono ti fa bene al corpo, ti fa bene alla schiena, io ho mal di schiena, mi fa male le ginocchia. Fuori prendo un casino di botte e quindi la fortuna è stata che con il maestro del lineage Ip Chun avevo organizzato questo viaggio a Hong Kong, sono partito per Hong Kong. Allenandomi lì a Hong Kong ho trovato delle differenze, perché la trasmissione delle arti marziali, soprattutto per il Kung Fu, è molto energetica. E poi l'allievo, io dico sempre ai miei allievi, dovete rompermi le scatole, dovete farmi domande, perché sennò non riuscite a capire. E io ero uno così, ero uno che rompeva le scatole. Ed è giusto così, penso è che giusto sia così. La formula vincente per imparare al meglio una disciplina. Se io sto zitto mentre il maestro... Prendi tutto per vero, no? Sì. Ma no, non è mi metto alla prova, non riesco a capire se devo mettere in dubbio qualcosa. Certo. E quando gli pongo certi dubbi al maestro, al Sifu, di conseguenza, lui deve essere bravo, se un vero maestro, essere bravo a togliermi questi dubbi. Certo, se non riesce a togliermi i dubbi vuol dire che c'è un problema di fondo. Sì, e devi cambiare maestro. E quindi quando sono tornato in Italia, perché io facevo Cisao lì a Hong Kong e vedevo della gente che faceva Cisao con me che aveva il braccino così, non riuscivo a spostarla. Cioè, ma com'è possibile? Allora... E ti sei chiesto che magia Che magia? No, allora cosa succedeva? Gli mettevo del mio, cioè invece di fare il Wing Chun col Wing Chun, era Gianluca contro il Wing Chun e Gianluca fallisce. Quindi cercavo, a un certo punto andavo a boxare, no? Cioè non facevo più Wing Chun.
Tornato in Italia ho iniziato la ricerca. Avevo fatto una lista di maestri, ho aperto la mia associazione, la VCKSD, nel 2011, insieme al mio primo allievo Christian, e da lì ho iniziato a fare la ricerca. Christian mi ha sempre dato una mano, perché io, mentre andavo a fare seminari con altri maestri, Christian teneva il corso in palestra, io già insegnavo. E poi sono andato a Hong Kong, ho conosciuto Sifu Dennis Lee. Ho avuto anche dei problemi con alcune persone che mi hanno insegnato, perché hanno cercato di tagliarmi le gambe per colpa dell'invidia, non lo so per colpa di cosa, però ho avuto delle difficoltà e io a quel punto ho detto ok, basta, perché io ogni seminario che facevo, quando andavo dal maestro, mi diceva guarda, tu sei bravo, apri la scuola a mio nome, io ti mando gli allievi. C'era una sorta di business, ma a me quella roba lì non mi interessava. A me interessava imparare, perché avevo ancora tanta insicurezza. Ho conosciuto Sifu Dennis Lee, dopo mille problemi, hanno cercato proprio di tagliarmi le gambe, perché io lo facevo poi... Tu pensi che sia una questione di invidia di altri maestri, magari nei confronti di... Io penso di una persona che sta facendo comunque, tra virgolette, carriera, che sta facendo il suo percorso. Io penso che sia invidia, e penso anche un'altra cosa. Io questa cosa qua di fare arti marziali l'ho scelta, perché ho saltato un anello importante. Ti racconto questa cosa. Io in realtà ho iniziato per hobby a fare arti marziali come tutti. Certo. Ho studiato come perito elettronico e telecomunicazioni, quindi avevo iniziato a lavorare come elettricista. Come elettricista, e tra l'altro mi aveva dato il contatto il mio primo istruttore. Ho iniziato a fare l'elettricista, l'ho fatto per un po' di anni. Quando c'è stato il boom del fotovoltaico, io ero non un responsabile, comunque avevo il camioncino, andavo in giro, no? E vedevo tanta gente che lo faceva per lavoro, che insegnava. A un certo punto ho detto basta, io voglio farlo per lavoro. Nel 2008-2009, quando c'è stata la crisi, no, in Italia, io mi sono licenziato ed avevo un contratto a tempo indeterminato. Mi sono licenziato e sono tornato... Una bella scommessa. Sì, sono tornato a casa e dai miei ho detto perfetto, adesso si inizia a fare arti marziali sul serio. Io mi immaginavo una reazione, bravo, invece no, mi hanno sbattuto fuori, sì. E mio padre, che è stato quello che poi... Quindi i tuoi genitori non hanno preso bene questa scelta di... No, i miei genitori sono molto tradizionali, poi calcola, i miei sono nati negli anni 60, quindi per loro vai a lavorare, che ne so, statale. Poi mio papà è stato nell'esercito, quindi carabinieri, mia mamma è stata tanti anni in un ospedale a fare l'infermiere, quindi sai, lavoro, no, inizi, anche se avevano i turni, però era una roba statale, sicura. Certo. Quando sono tornato a casa, che mi hanno praticamente sbattuto fuori, io non me lo aspettavo. E mio padre, mi ricordo, mi disse: ma tu cosa vuoi fare? Vuoi mangiare e vivere tirando calci e pugni? E quindi io cosa ho fatto? Ho iniziato e alla fine sono partito per Hong Kong. Subito dopo? No, io allora ho avuto un periodo, forse dopo un paio d'anni, dopo 2 o 3 anni. E nel frattempo però già stavi lavorando? Io già stavo insegnando e Christian l'ho conosciuto io, il mio primo corso ce l'avevo a Villanteri, in provincia di Pavia. Era una palestra piena di muffa, c'era il pavimento tutto storto, pagavo una roba tipo 15 euro all'ora, una palestra delle scuole elementari, non c'erano le finestre, ma della roba. E io quando ho iniziato, in realtà ho iniziato da solo, perché non ero Sifu, ero soltanto un istruttore, non mi conosceva nessuno, e sono stato 6 mesi a tirare calci e pugni da solo, fare le forme. Una sera ho detto no, qui devono arrivare le persone, perché sennò io non riesco a mangiare veramente. Psicologicamente in quel periodo là, quando ti allenavi da solo, che comunque hai scelto di cambiare strada, no? Comunque lasciato il lavoro fisso, il posto fisso, che nella mentalità italiana comunque, sì, ma nella mentalità comunque vecchia scuola, anche dei miei genitori, per dire, no? Quella... chiamiamola tradizionale. Esatto, quella mentalità tradizionale. Vedono il lavoro come una cosa fisica, come una cosa da o fabbrica, o fai l'elettricista, o fai quello o fai quell'altro. Quando scegli di campare, magari facendo un'arte, facendo l'artista, tra virgolette, in America è oramai sdoganata sta cosa. E in Italia... I genitori ti danno comunque una grossa mano.
qua avere genitori contro, persone contro, per di più trovarti solo magari, cioè come hai vissuto quel periodo te, a livello psicologico, a livello mentale? Io tra l'altro in quel periodo lì ero... Hai mai pensato, basta, cioè, Questo è successo dopo un po' di anni, un po' di anni. All'inizio no, perché ero talmente determinato, non mi interessava, non ci facevo neanche caso, quindi io penso che ero anche molto inconsapevole, cioè io proprio mi sono buttato. E mi ricordo una notte, per cercare di far aumentare le persone, a casa mi ero stampato un A4 con scritto corso di Kung Fu, difesa personale, Wing Chun, e avevo messo una foto di Bruce Lee in grande, perché ho detto Bruce Lee lo conoscono tutti, sì, perché Ip Man ancora non c'erano i film, non era conosciuto, che poi io ho scoperto dopo che Bruce Lee aveva fatto anche Wing Chun. Solo che era molto conosciuto, ho detto faccio questo volantino, e una notte sono andato in giro per Melegnano, Landriano, San Donato, San Giuliano a tappezzare dappertutto, ho preso anche delle multe, a tappezzare con il Vinavil, praticamente il Vinavil sul foglio, ma lo appiccicavo così sui muri da tutte le parti, no? per e non mi chiamava nessuno. Corso. Ho detto ma come cazzo è possibile che io ho fatto un casino di pubblicità e non mi chiama nessuno? A un certo punto mi chiama un ragazzo che aveva visto il volantino, e il volantino io l'avevo attaccato su un bidone della spazzatura, tu pensa un po', ed era Christian. Mi ha chiamato questo ragazzo e mi ha detto ho visto il volantino, mi interessa, voglio venire a provare. È venuto a provare e da lì poi siamo diventati grandi amici, mi ha aiutato, mi è stato veramente tanto dietro. È stato il tuo primo allievo? È stato il mio allora in realtà non è stato il primissimo allievo. Il primo allievo era una persona che abitava lì in zona della palestra, che una volta mi ha visto entrare e mi ha chiesto ma cosa fate? Ma è durato poco, è durato qualche mese. Okay. Poi è andato via, 2 o 3 mesi è durato. E Cristian invece poi siamo diventati grandi amici, è durato e mi segue ancora adesso. E io poi cosa è successo? Mentre Cristian mi dava una mano con i corsi in palestra, io avevo bisogno di una guida, perché a casa coi miei non si parlava più. Non potevo chiedere i soldi ai miei, perché cosa chiedi i soldi? Se no era peggio, te l'avevamo detto. Esatto, quindi ti rinfacciano poi quella cosa. Io poi ho sempre lavorato, quindi anche quando andavo alle medie andavo a dare una mano a un benzinaio del paese e mi dava qualcosina. Con il mio primo istruttore di Wing Chun io poi sono andato anche a lavorare, a fare il muratore, che poi è lo stesso che mi aveva fatto avere il lavoro come elettricista, quindi io quando poi ho mollato l'elettricista avevo un gruzzoletto di soldi. Dopo vari 1000 maestri passati, persone, vai a provare di là, ma vado a provare anche box, ma vado a provare anche MMA, vado a provare un po' Aikido, vado a provare la Tose Escrima, ho provato tutto, ma sentivo che mi mancava, cioè io non mi conoscevo, a me quello che mi serviva, quello che volevo. Dicevo ma cavolo, io vengo in palestra. Allora ragazzi, pugni, pam pam pam, pugni, pam pam pam. Sì, ma non ti davano quello che cercavi. Non mi davano quello che cercavo. Quindi cosa è successo? Un giorno a mia mamma gli ha detto mamma, devo andare a Hong Kong. E mia mamma, no, un po' ignorantella, mi fa bella Hong Kong, ma dov'è? Provincia di Merate. Gli ho detto mamma è in Cina, mi devi accompagnare a Malpensa. Oddio, dove vai? Cosa fai? Ho preso e sono partito. Questa è una storia che sembra un po' un Lì film. eri partito già con il tuo vecchio Sifu o eri partito da solo? No, io col mio vecchio Sifu Linea Jip-Chin siamo partiti un bel po' di volte, in realtà l'ho seguito 4-5 volte a Hong Kong. No, questa volta... Di che anni si parla? Allora, io la prima volta Linea Jip-Chin sono andato 2013, dal 2013 fino al 2015, 13, 14, 15, forse anche 2016, non mi ricordo. Okay. Comunque io poi con l'altro mio maestro ho interrotto 2015-2016. Ok. E sono partito da solo. 2016 era la prima volta però nel 2016 che partivi da solo. Senza la guida, senza nulla. Io ho preso l'aereo e sono andato. Tra l'altro studiavo anche cantonese,
perché ho detto, per capire meglio il Wing Chun devo capire la cultura, il folklore, proprio sono entrato dentro e ho iniziato a studiare cantonese con un insegnante che era in Italia, che adesso è a Dubai, e io partivo da solo, però ho detto cavoli, c'è Ip Chin che non parla inglese, non parla inglese. Come cavolo faccio? Il problema in Cina è quello, proprio è una cultura totalmente diversa. Sì, cioè non le parole non hanno neanche le nostre lettere. No, è tutto, come fai a capire? Ma loro ragionano, si chiama sintesi induttiva, hanno proprio il loro ragionamento. Quindi cosa ho fatto? Tutti i soldi che avevo da parte li ho investiti per andare a Hong Kong. E mi sono portato dietro anche l'interprete, la mia insegnante di cantonese. Ah, è venuta con te? Allora, è venuta con me e lei è rimasta una settimana. Io ho detto, tu per una settimana mi devi aiutare, perché ho avuto dei grossi problemi, perché col maestro che avevo in Italia ha cercato di segarmi le gambe, rubarmi gli allievi, quindi... Ecco, infatti avevi detto questa cosa qua. Sì, ma anche con altri. Il problema era nato poi quando ti eri creato la tua associazione, se non sbaglio, giusto? Allora, io in realtà la mia associazione l'ho creata prima, perché ogni volta che andavo da un maestro, il maestro mi diceva, guarda, vieni nella mia associazione, facciamo così, facciamo colì. Quindi ho detto, è possibile che io ogni volta che devo andare? Questo penso sia un problema un po' anche negli altri stili, tipo il karate. Sì. Quindi mi sono creata la mia associazione. Ho fatto la WCKSD, che vuol dire Wing Chun Kun e Self Defense, cioè il pugno del Wing Chun e difesa personale. Ho creato il mio logo, il mio tutto, insieme a Christian, è stato cofondatore insieme a me. Ho detto così almeno io quando vado a provare agli altri maestri, mi dico io ho la mia associazione. E ho fatto così anche con Sifu Dennis Lee. Ho detto io ho già la mia associazione. Comunque, niente, parto per Hong Kong perché ho avuto dei problemi. Il problema reale è che io non avevo più soldi. Perché? Paga l'interprete, il biglietto dell'aereo, sono stato lì 2 mesi, poi alla fine a Hong Kong, e dormivo in uno spazio veramente, cioè io non riuscivo ad allungarmi, era una guest house, e tu pensa, io ero al quarto piano, e al terzo piano c'era una, come si chiama, dove mettono la spazzatura, buttano tutta la spazzatura, adesso non mi viene in mente. Non mi viene in mente. Uno stanzino tipo? No, era proprio cassone. Era un palazzo enorme, sì, dove praticamente in centro c'era tutta la spazzatura, cioè gestivano la spazzatura, il riciclo della carta, c'era un odore, sì. Cioè proprio in maniera pubblica, In maniera, cioè, sì, non era una stanza... No, era all'interno del cortile, al terzo piano, ho anche delle foto, poi ti farò vedere, magari le mettiamo, le inseriamo. Sì, e io in questa guest house... Io immagino te quando sei partito, cioè da qua, che comunque sai, l'Italia... No, lì ho avuto... Ma io arrivi poi lì ti vedi... No, ho avuto anche dei problemi, no, ma io allora dormivo in una stanzina dove la valigia, il trolley, non potevo metterlo dentro, non ci stava. Non riuscivo ad allungarmi e dormivo su un coso di legno con un materassino grosso così. Avevo il condizionatore che mi sparava addosso, 0 finestre. Il bagno era water e doccia. Mamma mia. Sì. Io poi, non so perché, io ho filmato tutti i giorni. Poi ti passo qualche video, magari lo inseriamo dentro. Da mettere perché non lo so, io mi svegliavo giorno numero 2, oggi faccio questo, giorno numero 3 c'ho tutti i video. Buongiorno, quinto giorno, oggi è domenica, ho il bagno praticamente allagato, non riesco neanche a lavarmi la faccia, devo chiamare il signore per mettere a posto tutto. Vabbè, ci vediamo dopo.
Ah, proprio tipo documentario. Sì, si Stavi parla documentando la sì, tua storia. 2016. Ok. Dopo una settimana che ero lì, la Ok, mia... ma momento, tu arrivi là il primo giorno. Allora, io arrivo là al Vai a primo giorno. cercarti una guest house. No, ok? io avevo già preso contatti dall'Italia. ok. Sono arrivato praticamente nella guest house dove alloggio. Faccio vedere. Sì, non è proprio il Grand Hotel. Praticamente in questo edificio ci sono varie guest house. Diciamo che la prevalenza di persone sono indiani. Però ci sono anche un casino di fabbriche dove cuciono delle stoffe. Come sono qua? Prendo la scheda per entrare. Eccomi qua. Adesso mi cambio, preparo lo zaino e poi vado alla Vinson Athletic Association. Io avevo già preso contatti dall'Italia, era quella più economica, non mi aspettavo una roba del genere. Sai, abituato all'albergo. Anche, anche 2 stelle qua comunque è vivibile. Ma io quando l'ho vista ho detto Madonna, ma io dove cazzo lo metto il trolley? Sì, ma poi ti faccio vedere. Ma poi era proprio scomodo, il bagnetto era un buco, avevo il lavandino che era grosso così, con qui una mensola di ferro. Non riuscivo neanche a lavarmi la faccia. E ho i video, è tutto documentata questa cosa qua. Quindi te avevi già preso i contatti per la guest Sì, house? il problema è che io però ho dovuto pagare il viaggio, l'albergo all'interprete, Certo. che mi aveva chiesto un albergo a 4 stelle. Quindi tu dormivi praticamente nello sgabuzzino. io per risparmiare, io per risparmiare abbiamo fatto così. L'hai fatto come investimento. Primo giorno siamo arrivati là, secondo giorno sono andato alla Vinson Athletic Association a trovare Sifu con l'interprete e lui mi disse poi anche tu sei stato molto furbo quando sei venuto qua la prima volta perché ti sei portata una di Hong Kong, perché io avevo bisogno di capire. La mia interprete di cantonese si chiama Kitty Leung, mi ha dato veramente una grossa mano perché Sifu non voleva, c'erano stati casini. Ok, ma infatti Sì, c'erano stati cos'era casini. successo in poche parole? Non mi trovavo bene con il vecchio Sifu. Con il vecchio Sifu, quindi io... Mi raccontavi che anche cercato comunque, tra virgolette, di boicottarti Sì. con il tuo Sifu. Io sono dovuto andare là con dei documenti che certificavano praticamente che la palestra era mia. Ok. Ci sono stati dei casini. Porca miseria. E quindi quando sono andato, lui mi ha detto no, io non voglio allievi occidentali, non voglio altri allievi. Lui in realtà ha pochi allievi. Occidentali ci sono solo io, allievi ci sono i miei fratelli di Kung Fu di Singapore, Indonesia, però gli occidentali no. E lì è entrata in gioco la mia interprete, perché io gli dicevo digli di mettermi alla prova, li faccio vedere le forme, io ci tengo, voglio essere un anello. Già il secondo giorno, giusto? Sì, io ho sparato su perché io avevo il biglietto di sola andata. Hai fatto la pazzia e hai detto io me ne vado all'altra parte. Avevo il del biglietto di sola andata perché io avevo un problema e quindi dovevo risolverlo e sono andato là. Il secondo giorno mi sono sentito subito rifiutato e a un certo punto gli ho detto va bene, facciamo così. Posso venire almeno ad allenarmi in palestra? E lui mi ha detto va bene, vieni. Io andavo in palestra alla Vinson Athletic Association, c'erano tutti i cinesi, perché lì Dovevi pagare l'ingresso? Sì, pagavo gli allenamenti e c'erano solo cinesi, perché gli occidentali quando vanno alla Vinson Athletic Association si mettono d'accordo col maestro e magari c'è il gruppo italiano che va a novembre, il gruppo americano che va a dicembre, ok. capito? Eccomi, ieri davano pioggia, invece c'è il sole. Andare a mangiare.
Ho la camera piena di scarafaggi, come se non bastasse, ieri sono andato a mangiare, nel piatto c'erano gli scarafaggi. Vabbè. Oggi penso di andare a prendere un altro insetticida. Io siccome sono andato là, adesso non mi ricordo il mese, a un certo punto poi ho visto gli americani, ho visto un po' di gente che girava, io andavo là, mi allenavo da solo. Così. Da solo, gli altri facevano ci, ogni tanto Nessuno veniva chiedevo. là a cercare. No. Loro sono un po' chiusi mentalmente. Sì, no? ma era Orientali. proprio... Adesso è diverso, perché comunque nel corso degli anni con l'avvento dei film di Ip Man e tutto c'è stata l'accelerazione. Si è commercializzata Sì. un po'. E quindi niente, io andavo là e mi ricordo c'era Ipcin, c'era Sifu Dennis che mi guardavano. Io avevo anche spedito una lettera, lui mi diceva no, vabbè, quando finisce il periodo ti alleni, poi ritornatene in Italia, non voglio sapere niente. E io là gli ho detto c'è un problema, io non posso tornare più in Italia perché non ho più soldi per andarmene. Mamma mia. E poi cosa è successo? Dopo una settimana è andata via anche la mia interprete. E lì ho avuto un po' di problemi psicologici, perché tu pensa, Hong Kong è una città veramente opprimente, cioè è molto densa di popolazione, quindi io mi ricordo la domenica uscire, se tu la domenica esci a Hong Kong e ti metti sul marciapiede, stai fermo, chiudi gli occhi, li riapri, ti ritrovi, c'è talmente tanta gente che ti portano, no? Certo, Ed è certo. molto opprimente. Porca miseria. E la mia stanzetta era diventata praticamente il mio nido. Io quando avevo... Perché poi ho anche avuto attacchi di panico, perché il problema è che io non sapevo bene il cantonese. Inglese sì, però in questa stanza poi c'era un buco dell'aria e io mi ricordo la notte sentivo parlare delle persone, non so che cavolo, e ho iniziato ad avere ansia. Questi sono i rumori che io sento la notte, c'è gente che urla, la voce arriva da quel coso là, non so. Prima di tutto non so che cazzo dicono, ogni tanto si menano. Dato che Bronx. Sembra di essere in carcere quella ragazza. Chiamasi poi questo coglione che urla mi ha svegliato, cazzo. Mamma mia. Non attacchi di panico, così mi ricordo, perché poi quando qui era giorno lì era notte, quando qui era notte in Italia lì era giorno, quindi non potevo. E mi ricordo una volta ho chiamato mia mamma infatti mando i soldi qua e là, ritorna a casa, però io volevo diventare Sifu. Ho detto io mi sono fatto il culo fino adesso, non voglio fare, purtroppo lo devo dire, come tante persone che si stampano il certificato, non voglio. Chiaro. Passano 10 giorni, 15 giorni, passa un mese. Giorni nei quali tu continuavi però ad andare di giorno ad allenarti, Sì. pagavi l'ingresso e stavi lì da Sì. solo. E poi io andavo, calcola, 2 o 3 volte a settimana, perché lì ogni lineage, per esempio Ipcin è il mercoledì, il sabato, oppure nella solo il stessa- mercoledì. Sì. Altri giorni, tipo, non mi ricordo se il sabato era Ipchun, poi c'erano altri lineage. E poi quando non andavo in palestra andavo a visitare Hong Kong, infatti c'è stato un periodo che conoscevo meglio Hong Kong che Milano. Comunque, domanda, quindi praticamente coesistevano nello stesso posto diversi lineaggi insieme? Ma guarda, Che questo... qua è quasi eresia. No, ma ti dico questa cosa qui, questi pochissime persone lo sanno. All'interno della Vinzione Athletic Association, che è al terzo o quarto piano, non mi ricordo adesso, praticamente nello stesso palazzo, a 5 metri, un'altra porta, insegnano Wing Chun di un altro lineage. Quindi sono vicini. E nessuno si scanna con nessuno. Ah no, si salutano, il mio maestro mi ha portato, mi ha fatto provare. Sì, questo nessuno lo dice. Cioè la Vinzione Atletica. E tra l'altro... Questa è una cosa molto importante perché qua per la mentalità italiana che c'è, europea in generale, per la mentalità occidentale. Sì, c'è sempre astio. Sì, perché tu fai quello stile, no, ma il mio stile è migliore, e sentire che è lì dove è nato tutto quanto, cioè che non è neanche una cosa nostra, Nello stesso è una corridoio. cosa loro
e nonostante tutto nello stesso corridoio allenano diversi stili. Poi ti passo un po' di foto, le facciamo vedere nel filmato, inseriamo un po' di filmati, un po' di... Sì, il mio maestro mi ha anche portato. Assurdo. Tra l'altro, sopra la Vinzun Athletic Association, per un periodo, non so adesso perché poi è da un po' che non vado dopo il Covid, avevano aperto una palestra di Thai ed MMA. E io un anno, quando sono andato, l'ultima volta che sono andato, 2018, Ok. io ho detto a Sifu, ma hanno aperto, mi fa, sì, adesso i giovani anche qua si stanno lanciando con le... Quindi è una cosa... Sì. E cosa è successo? Quindi passavano i giorni e a un certo punto erano quasi finiti i soldi, chiamo mio padre, perché mio padre comunque mi ha dato sempre manforte, no? Poi essendo militare, sai, è sempre stato inquadrato e io una volta... C'era un po' quel timore però di chiamarlo e di lì. Perché con mia mamma, sai, la mamma mi coccolava, no? Mi diceva, non dico niente a papà, ti mando i soldi. Ed ero un po' tra l'incudine e il martello e ho avuto dei grandi problemi perché non sapevo chi chiamare. Io per tanti anni nella mia vita ho lasciato perdere donne, ho lasciato perdere qualsiasi cosa per le arti marziali. Ero rimasto praticamente solo. Io quando ero a Hong Kong ero solo. E non sapevo chi chiamavo, la ragazza non ce l'avevo, allora chiamavo mia mamma, gli amici non capivano, avevo un amico che ogni tanto chiamavo ma non capiva, mi diceva ma che cazzo sei andato a fare? E quindi niente, l'ultima volta ho chiamato mio padre e ho detto senti pa, io basta, non mi interessa più, il pezzo di carta non mi interessa, dammi i soldi, me ne ritorno perché tanto questi non capiscono. E immagino che hai lasciato, cioè proprio in quel momento hai calpestato il tuo orgoglio per riuscire a fare una cosa del genere. Sì, io ho detto basta, non mi interessa, tanto anche per inconsapevolezza dicevo ma tanto a me che cazzo me ne frega, il pezzo di carta. Ci sono gli altri che non si fanno il culo che devo fare, vaffanculo, torno indietro, ma proprio... E fai come gli altri, ti stampi pure te una testata. No, non l'avrei mai fatto, ti giuro, non l'avrei mai fatto. Piuttosto con dignità sarei stato un bravo istruttore, ma non potevo chiamarmi Sifu. Ma siccome io quando sono partito avevo sta roba, no, di diventare Sifu, ma non per la nomina, perché vedi, io non è che mi vesto, non è che... Cioè, Certo. è proprio una roba mia. Crescita personale, Sì, una cosa tua personale. Una roba mia. Un raggiungimento di un obiettivo che ti eri imposto. E mio padre quella volta lì mi ha distrutto. Qual è stata la sua risposta? Mio padre mi ha detto, sei voluto andare là e ritorni, i soldi te li mando quando sei diventato Sifu. E là è stato un delirio, io ho passato dei giorni a piangere, dicevo madonna, non sapevo cosa fare, dicevo, a un certo punto mi è venuta in salvo la Simo che si chiama Zoe, che è la moglie del mio maestro, perché la moglie del maestro si chiama Simo per tradizione di Kung Fu. Ah ok, è proprio il... Sì, c'è il Sifu e la Simo. Siamo usciti fuori a mangiare, perché tramite la Kitty, la mia maestra di cantonese, avevo organizzato questa cena, no? E io ero là, cioè proprio ero così, ero amorfo. Ho fatto pena, ho fatto tenere, perché io nella mia testa ormai c'era il pensiero come cazzo torno a casa. Mamma mia, i soldi finiscono. Però scusami, questo qua è successo l'ultimo giorno, perché l'ultimo giorno che la Kitty doveva andare via. Ok. L'ultimo giorno che la Kitty doveva andare via avevo organizzato sta cena e la moglie del mio maestro mi aveva visto così. Poi la Kitty è partita, sono passati i giorni, il mio maestro non mi accettava. A un certo punto il mio maestro mi dice stasera siamo fuori a bere qualcosa, io e la Simo. Vieni e bevi insieme a noi. Quando ho chiamato la sua moglie Simo ho detto cazzo mi ha accettato, perché se la chiama Simo vuol dire che lui è diventato il mio Sifu. Mi ero ringalluzzito un po', sì. perché comunque sia... E siamo usciti fuori a bere. Io mi ricordo, mentre parlavamo così, tra un po' di cantonese che... Eri un po' eccitato. Sì, no? Cioè, un po' di inglese che è un po' maccaronico, no? A un certo punto la Simo ha preso la birra e mi fa dai brindiamo che sei diventato l'allievo di Sifu, no? E mi ricordo Sifu l'ha guardata e dopo tipo un secondo abbiamo brindato, quindi in realtà neanche lui sapeva questa neanche lui, io grazie a... perché poi vedi nascono le leggende, no? La cerimonia del tè, alla fine davanti a una birra abbiamo davanti a una birra. Io sono tornato in albergo che ero mega eccitato, ovviamente non ero ancora Sifu, però da lì partiva Però intanto avevi raggiunto quella cosa di essere accettato. Sì.
l'accettazione molte volte Sì. vale Non mi molto sentivo più solo, perché poi mi ha dato il suo numero di telefono, io non ce l'avevo più, ci vedevamo solo nell'allenamento, cioè non ce l'avevo ancora. Mi ha dato il suo numero di telefono, quindi poi da lì abbiamo iniziato a messaggiare, Sifu, ci vediamo domani, qua e là. Chiaro. E quindi dopo questa cosa qua abbiamo bevuto, io sono tornato nel mio tugurio tutto eccitato. Quella stanzina era diventata una suite per come, la vedevi. No, con ma quegli non occhi. hai idea, poi vedrai i filmati, non hai idea. E praticamente niente, dal giorno dopo abbiamo iniziato ad allenarci insieme. Hai dormito quella notte? Io mi ricordo che non sapevo cosa chiedergli. Cioè, magari non mi ricordo se ho dormito Ecco, o no. si collega qua quella fantastica frase. Sì, e praticamente cosa è successo? Il giorno dopo ci siamo messi d'accordo, il giorno dopo vado la mattina a Kowloon Park, che è uno dei un parco a Kowloon enorme, dove c'è gente alla mattina che fa Tai Chi. Si allenano proprio all'aperto? Sì, ma è bellissimo. Buongiorno. 12° giorno. Oggi ho la dimostrazione a Kowloon Park al Kung Fu Corner. Adesso mi alzo, mi lavo, faccio colazione, mangio e vado al Kung Fu Corner. Ci vediamo dopo, ciao. Poi se ci sarà occasione ti porto a Hong Kong e ti faccio vedere questo fantastico parco. Mi presento lì all'ingresso, mi ha detto ci vediamo all'ingresso di Kowloon Park. Arrivo e non sapevo se chiamarlo Sifu, non Sifu, ho detto ma io lo chiamo Sifu, che cazzo, allora. Sifu, siamo andati, fa benissimo, vediamo cosa sai fare, gli ho fatto vedere bene le forme e tutto, mi fa. Quanti anni era che già ti allenavi comunque di Wing Chun te? Con Lineage Chin era dal 2013, 2012, perché io l'associazione l'ho creata nel 2011, quindi 12, 13, 14, 15, erano già 4-5 anni. Però il Wing Chun già lo praticavi? Sì, da no, il Wing Chun ho parecchi iniziato a anni, 13 anni. Le forme sono più o meno quelle però, no? Allora, c'ha delle varianti? il problema, magari facciamo un altro video del perché del lineage e del perché le forme cambiano. Ok, allora ne parliamo in un altro Perché è una storia Certo, un po', certo. perché è il metodo che utilizzava Ip Man che ha creato poi ne parliamo in un altro Non video. spoileriamo nulla. E quindi niente, mi fa vabbè, ma tu le forme le sai fare, abbiamo fatto un po' di CISA, mi fa ma tu sei già Sifu. Basta. E gli ho detto no, tu mi devi insegnare, perché mi ha messo un po' alla prova. E che poi negli anni lui mi ha raccontato che quella è stata una prova. E m'ha Che detto, tanti magari quella cosa l'avrebbero presa come un ok, a posto. no, ma io in cuor mio sentivo che c'erano magari delle mancanze, dentro- ma io sto imparando ancora adesso, io c'ho ancora da imparare, ma Certo, tanto, cioè. Però per tanti quella pacca poteva significare Sì, "Ah, può a posto. essere. Ora torno a casa felice. Chiamavo me l'ha mio detto lui. padre, guarda che sono Sifu, me l'ha detto lui. Me l'ha detto lui. E invece no, mi sentivo proprio ancora molto molto debole, nonostante tutti gli anni di arti marziali mi sentivo debole, devo dire la verità. Ok. E quindi mi fa va bene, dimmi cosa vuoi fare. E io gli ho detto, mi devi insegnare la posizione e a stare in piedi, io voglio stare in piedi. E lui da lì ha detto, Che geniale, io la prima volta che te l'ho sentita dire questa cosa ho detto, sì. a nessuno verrebbe mai in mente di andare a chiedere a un maestro, cioè a me verrebbe a chiedere come faccio a diventare più forte, come faccio a insegnarmi a tirare i pugni più forti, insegnarmi no, ma io mi picchiare sentivo, 3 persone. ma sai che no? cos'è? Quello era un po' il retaggio della primissima volta, 2010, che io ero andato a Hong Kong, io vedevo la gente che facevo fatica a spostarla. Io da quella volta lì ho detto, ma qui c'è qualcosa che non va, la struttura, no? Hai provato anche te. Dicevo, cazzo, ma faccio CISA, sto qua, c'è il braccio così, faccio Pax e rimbalzo, c'è qualcosa che non va. E da lì Insegnami a stare in piedi. abbiamo iniziato con la posizione di base, la Silium Tao, mi ha spiegato il gomito, mi ha spiegato la linea centrale, le altezze, mi ha detto guarda questo osso si chiama olecrano, devi serrare il bicipite, il tricipite, ero lì così. Però tu come facevi a capire in quel momento? Ma il Wing Chun, allora guarda, quando una persona tutte vuole queste terminologie, come facevi a capirle cose? No, ma io- Era un italiano che parlava in inglese con un cinese. No, io allora Sembra una barzelletta. Sifu Dennis Lee mi parlava in inglese, e poi è stata una grande fortuna perché Sifu Dennis ha avuto un ristorante in Brasile con il padre delle favelas.
Quindi parlava portoghese, lui parla anche portoghese che si assomiglia un po' all'italiano, quindi Ok. e poi guarda Erwin, una persona che vuole capire capisce, una persona che non vuole capire non capirà mai. Quindi io volevo capire e ero lì così, dicevo, chiama me, tutte queste robe non me le ha dette mai nessuno. E il gomito, il bicipite, no? Guarda la schiena, le vertebre della schiena, mi ha spiegato le vertebre. Perché c'era anche della medicina tradizionale cinese, mi ha spiegato i muscoli, mi ha spiegato, e io lì basta, sono partito. Giorno, nota, andavo nel tugurio e pensavo, scrivevo, e ho iniziato a strutturare tutto e da lì ho iniziato a scrivere gli articoli che poi sono diventati il libro. Io avevo iniziato già a scrivere, poi ho messo tutto insieme ed è uscito poi il libro. E da lì niente, cosa è successo? Ho Quante iniziato... ore ti allenavi con il Sifu Dennis lì quando eri... Allora, ti calcola che lui una volta mi ha detto, ma ancora qui sei? Perché gli rompevo sempre le palle. E ho detto, Sifu, ma io mi devo allenare, E mi fa, ma oggi basta, non ti puoi allenare, non è che ti puoi allenare tutti i giorni qua e là. E mi aveva detto, fatti un giro a Hong Kong, vai a visitare il Tempio dei 10.000 Buddha, fatti un giro. Ho detto, no, voglio stare insieme a te, perché ho da Avevi fame di apprendere. sapere. Sì, e poi se tu trovi veramente un Sifu, impari anche quando l'altra persona sta zitta, perché è proprio una trasmissione energetica. E siccome il mio maestro, Sifu Dennis, non lo fa per lavoro, lui ha un'agenzia di smontamobili, fa praticamente, come si chiama? Non mi viene. Trasloco, bravo. Traslochi, sì. Fa traslochi. E gli ho detto, ma scusa Sifu, tu cosa fai oggi? Mi fa, devo andare in ditta, devo smontare della roba. Gli ho detto, ti vengo a dare una mano. E sono andato insieme a lui a dargli una mano. E finito la giornata, poi ci siamo andati ad allenare la sera. Calcola che io da solo almeno 3-4 ore le facevo, poi avevo 2-3 ore con lui, quindi la media di 6 ore al giorno le facevo. Ok, tutto il giorno. E tutte le altre ore cosa facevi? Giravo, studiavo, ok. sì, giravo a Hong Kong, poi non ti annoi perché comunque sono un casino di negozi, un casino di... I soldi erano praticamente quasi finiti. A un certo punto lui mi diceva, bene, sei pronto per fare l'esame da Sifu? Fiché così. Ip Chin era ancora in vita e sono stato l'ultima persona ad essere esaminata da Ip Chin. Ah, quindi quando hai fatto l'esame C'era Ip Chin. c'era Ip Chin presente. Era la prima volta che lo vedevi Ip Chin? No, io con Ip Chin ho già fatto dei seminari, quando mi allenavo con Sifu, eravamo poi durante la pausa eravamo seduti io, Sifu e Ip Chin, io chiedevo le cose a Ip Chin, me lo sono goduto Ip Chin, io me lo sono proprio goduto. Siamo andati a fare anche un giro a Temple Street al mercatino con Ip Chin, ci siamo anche goduti fuori dal contesto palestra. E sono entrato alla Vincent Athletic Association, c'erano 2 maestri, il mio Sifu e Sifu Ip Chin. Ho fatto vedere le forme, mi hanno filmato, ho fatto vedere le forme. La tensione in quel momento? Sì, ero molto emozionato. Davanti il diretto discendente di Ip Man. Sì. E sei lì che dici, porca miseria. Ero emozionatissimo, Sifu se n'è accorto, mi ha detto tranquillo, tanto le cose le sai, vai tranquillo, come se fosse, mi ricordo, come se fosse una lezione tra me e te. Ho fatto tutte le forme. Sì, ma è un po' come dire, come quando uno sta male, per dire ansioso, uno ti dice, ma non deve avere ansia. Ah, ok. Cioè, facile a dirsi, ovvio, no? ovvio. Ah, perché non ci ho pensato prima? E io mi ricordo, tu pensa, io mi ricordo, era 2016, ho fatto le forme, ho fatto Cisao con il fratello di Sifu Dennis Lee, perché lì per diventare Sifu praticamente vogliono vederti che tu fai tutte le forme del sistema, perché attraverso le forme capiscono se tu hai la forma sia mentale che fisica, perché se io devo fare la serie un Tao e parto, così dicono questo qua non ha, quindi guardano se serri il gomito, se hai la struttura, poi Cisao per vedere come reagisci, l'omino di legno. Io mi ricordo questa immagine qua, che c'era Ip Chin così seduto che mi guardava, no? Quando facevo l'omino di legno. A un certo punto finisco l'omino di legno, lui era già vecchio, aveva 84 anni, no, aveva 80, comunque sull'ottantina. Ha fatto così e c'era anche la moglie di Ip Chin. Ha fatto così per alzarsi e faceva fatica ad alzarsi. Io sono andato là e l'ho preso così per dargli una mano. Mi ha fatto pam sulla mano, mi ha fatto così sulla mano, è stato fermo.
La moglie non l'ha aiutato, ti giuro, si è alzato da solo, ha camminato, è venuto lì di fianco a me all'omino di legno, poi mi fa no guarda devi fare così. E questa cosa ce l'ho impressa e poi è ritornato seduto. Poi mi ha detto very good e Sifu Dennis Lee si è messo a ridere perché Ipcin non parlava inglese, capito? E poi da lì niente, Sifu mi ha detto guarda dammi l'indirizzo, adesso la commissione guarda il filmato e tutto, se è andato bene te lo dico subito, poi il certificato da Sifu ti arriva a casa. E a me a casa è arrivato il certificato della Ipcin Athletic Association, della Binzun Athletic Association e della Dennis Lee Martial Art Association. Quindi io sono l'occidentale. Questi quindi ti sono arrivati quando a casa. eri Sì, perché hanno preparato con le foto, hanno messo tutto a verbale perché essendo un'associazione. Avevo un po' d'ansia che non arrivassero mai questi documenti. Sì, perché mi immagino cazzo dall'altra parte del mondo, cioè io dovrei andare di nuovo là. Io guarda, c'ho ancora la busta con scritto don't fold, non piegare, c'ho ancora la busta col certificato dentro. Sì. Pazzesco. Poi vabbè ho chiamato mio padre, contentissimo. Lo stesso giorno già hai saputo se eri passato Sifu? Sì, Sifu me l'aveva già detto perché Sifu Dennis Lee era il chairman, era il segretario della Vinzone Athletic Association, adesso è il presidente della Vinzone Athletic Association, quindi ha tutto in mano lui. Cioè tutta la squadra di Ip Man, tutto quello che gira intorno al Wing Chun a livello mondiale, anche di altri lineage, ce l'ha in mano Sifu Dennis Lee. Quindi già finito l'esame ti aveva detto? Sì, mi ha detto è andata bene. Poi io sono rimasto altri giorni là, Sifu mi ha portato a Kung Fu Corner, che è ogni domenica fanno praticamente delle esibizioni di arti marziali, mi ha fatto esibire. Tipo Festival dell'Oriente. Bravo, no? sì, che tra l'altro ho fatto allenamento con maestri di Ungar, Pacqua, Cholifat, che sono altri sistemi. Ti sei dovuto esibire poi là? Sì, c'ho anche il filmato, ho fatto la forma all'uomo di legno, è andata bene, poi con lui mi ha portato anche a Macao e mi ha fatto fare un'esibizione anche a Macao, ero l'unico occidentale e lì c'era una presentazione importante, c'era Ipchun, Ipcin, c'erano tutti i maestri, poi ti passo le foto e sì, mi ricordo, io non sapevo che era una presentazione, non sapevo niente, mi ha detto mettiti la tuta. Siamo andati a mangiare, era una sala enorme con tutti i tavoli rotondi, io avevo pure bevuto, birra, vino, un casino. Avevo bevuto, a un certo punto dal microfono fa il maestro italiano quella, e Sifu mi fa vai sul palco, fai vedere qualcosa. E gli ho detto cosa devo far vedere? E ho fatto un po' di movimenti, c'ho anche il filmato di questo, sì ero mezzo ubriaco, quindi è venuto anche bene. Quindi scivolava bene. Sì. Le tecniche scivolavano proprio bene. E poi da lì Sifu è cambiato, mi ha preso, quando uno dice, vedi qua in Italia no? Dicono Sifu, poi magari escono fuori dalla palestra e ti parlano male. Invece lui per loro, il Sifu è proprio il padre, la guida di Kung Fu. E mi ha preso proprio sotto la sua ala e poi soprattutto io noto un certo errore nella mentalità comunque occidentale rispetto a quella orientale, di pensare degli orientali che siano quasi dei santoni, no? Quando in realtà per loro, per gli orientali è normale andare a bere, ubriaca, già l'abbiamo detto in qualche Ma video. sì! Cioè per loro, magari con il maestro qua sembra che no, il maestro non posso farmi vedere ubriaco davanti alla quando là è una cosa normalissima, anzi dimostra il rispetto davanti alla bevuta. Allora guarda, io ti dico, io poi vabbè quando è finito tutto l'iter, che poi mio padre mi ha mandato i soldi per tornare a casa e Sifu me l'aveva detto, ma ha detto guarda che in realtà il Wing Chun tu inizi a capirlo e ad allenarti bene quando sei diventato Sifu. Ecco, ho ripreso l'allenamento. Paolo, un parco è sempre pieno di persone che si allenano. E quando mi ha detto adesso sei Sifu, crea il tuo Wing Chun, io non capivo.
Cioè, come creo Wing Chun? C'è già, cosa devo creare? Quando sono tornato a casa io ho iniziato a martellare, allenarmi ancora di più, ma lo faccio tuttora. Certo, cioè, certo. martello perché proprio per entrare dentro in profondità. giusto. Quindi Anche nella mentalità marziale proprio del karate si dice che dalla cintura nera, da lì che comincia il è tuo uguale. percorso. Nel Kung Fu Fino alla nera tu stai imparando le basi, stai migliorando, sì, stai imparando tutte le tecniche. Dalla nera c'è le tecniche come le lettere. Sì. Hai imparato le lettere, ok, ora metti insieme le frasi. Sì, fai il tuo tema. Cosa sei? Quindi ho iniziato a studiare, avevo già iniziato ad adocchiare qualcosa lì in Cina come alchimia, esoterismo, i tipi di energia che può sviluppare il corpo, Ok. il Tai Ging, Fa Ging, Do Ging. Quindi ho iniziato a proprio entrare in profondità. Ecco, giornata di pioggia a Hong Kong, non capisci niente quando piove qua. Oggi dovevo fare la dimostrazione a Kung Fu Corner, ma è stata cancellata appunto per motivi di maltempo. Hong Kong è stupenda anche quando piove, guardate. Adesso vado a prendere un caffè e poi mi dirigo a Kowloon Park per scrivere alcune cose al computer. Dopo, ciao. Senza fermarmi, al solito il pugno del Wing Chun, quindi Pugno a catena. pugno a catena, quindi ho iniziato a cercare di capire ancora di più. Quindi quanto sei stato ancora là però in Cina? Dopo che hai fatto l'esame sei rimasto ancora... Io sono rimasto lì un paio di mesi, 2 mesi e qualcosa, non mi ricordo, ma io mi ricordo che quando sono tornato, l'unica cosa che mi ricordo è che sono rimasto scosso dal freddo che c'era qua ed era dicembre, lì ero in magliettina. Quindi era il periodo... Sbalzo climatico. Sì, sono tornato, mio padre poi mi ha mandato i soldi, Ok. ho detto sono schifo, adesso mandami i soldi che non ce la faccio più. E sono tornato. Buongiorno. 28° giorno. Sono alzato tardi, adesso vado a mangiare. Poi torno, faccio la valigia e domani si parte. Perché poi quando sono tornato io già allenavo, quindi con i ragazzi ho dovuto dire ragazzi, dobbiamo rifare tutto il programma, dobbiamo rifare tutto perché adesso vi devo raccontare Ok. cos'è il Wing Chun. Ho Quindi iniziato un po' tornavi da dopo capo. 2 mesi con un bagaglio di conoscenze. Sì, alcuni se ne sono andati, alcuni poi c'è stato il boom pazzesco perché io a un certo punto mi sono buttato. Io sono una persona che si butta, no? E avevo il corso a San Donato e pagavo 300 euro al mese l'affitto della palestra. Ok. Ho trovato uno spazio proprio mio a Porta Romana, zona Crocetta, bellissimo, spazio bellissimo, volevano più di 2000 euro al mese di affitto. Ho detto io mi butto, che me frega. Alla signora gli chiedo che non posso dargli la caparra e mi sono buttato. Avevamo la palestra col tornello, ma proprio era bellissima. Avevo già 50 allievi io a San Donato, ho detto vabbè tanto lo copro il prezzo. Arrivano tutti nella palestra, abbiamo fatto la riunione, ragazzi guardate che adesso si aprirà la palestra, l'accademia, ci sarà l'angolo del tè, 2 omini di legno, sacchi da box, tatami, enorme. E tutti sì, che figo, bellissimo, quella. Spettacolo. L'unica persona che mi ha detto guarda io da Pavia ad arrivare a Milano non ce la faccio tutti i giorni, non posso più continuare, è stato Christian. Ok. Ho detto guarda Cri, non mi dare niente, quando puoi vieni ad allenarti. La presentazione era ad aprile, l'abbiamo fatta, a un certo punto l'unica persona che è venuta era Christian, quindi abbiamo ricominciato da zero, sì guarda, è stata Quindi una roba. praticamente al passaggio da una palestra all'altra Ho perso un casino di persone, alcune persone sono venute per 1 mese, 2 mesi, poi basta, era rimasto solo Christian e da là ci siamo rimessi in moto. Ci siamo rimessi in partito moto, da zero, sono poi. partito da zero, abbiamo raggiunto dei numeri importanti. Io mi sono sempre poi dato da fare, ho iniziato a studiare più la parte energetica,
Ho creato dei programmi di allenamento insieme a Sifu Dennis, io gli mandavo i video, gli mandavo le cose scritte, lui mi diceva sì, questo va bene, no, questo è meglio di no. E lì abbiamo creato una bella cosa, fino al 2019, prima del Covid. Che mi dicevi prima del poi col Covid? Io durante il periodo del Covid ho avuto un altro crollo, io proprio sono crollato. E cos'è successo? Ho avuto un'esperienza, una separazione, un divorzio, che tra l'altro quando mi sono sposato è venuto al mio matrimonio anche Sifu Dennis. Ah, veramente? È venuto al matrimonio, sì, ho delle foto, abbiamo fatto vedere alcune parti dei baciandò dei coltelli a farfalla, abbiamo fatto Cisao durante il balli, no, del matrimonio. Bello, cavolo. E poi vedi, Sifu Dennis siamo diventati veramente amici, no? C'erano alcuni miei amici che scherzavano, lo chiamavano Mister Lee, vieni qui, lo spingevano, lo tiravano, sì, li hanno combinati di tutti i colori. Sì, ci siamo ubriacati tutti quanti, anche lui, sì, siamo messi lì a fare baldoria. Poi cosa è successo? Dopo un anno di matrimonio col Covid, separazione del matrimonio, divorzio e tutto, io prima del Covid avevamo fatto, tu pensa, un open day, c'erano quasi 300 persone. Tutte di Wing Chun. Tutte di Wing Chun. Io ho dovuto comprare, sì, su prenotazione, delle radioline, c'erano i miei allievi istruttori con le radioline, e nella palestra mi mandavano a scaglioni di 20, 30, 40 persone, facevo l'open day, poi chi si vuole iscrivere, via, altre 50 persone, chi si vuole iscrivere, sì, così. Mamma mia. Sì, era diventata, c'era la fila fuori. E poi cos'è che è cambiato? Con il Covid è cambiato il fatto che hanno chiuso le palestre, allora, hanno chiuso tutto quanto. È cambiato che durante il Covid, appunto con quello che è stato il mio vissuto, perché io poi abitavo in una casa popolare che mi avevano appioppato anche un po' i miei, dove abitava mia nonna, che poi mia nonna è morta, io gli davo una mano, poi quando è morta mi sono ritrovato sta casa popolare. Ero in mezzo a gente che spacciava, mi sono separato. Questo dopo il matrimonio? Questo praticamente dopo il matrimonio, sì. Okay. Quindi io mi sono ritrovato praticamente sommerso di problemi. E tu sai che adesso io ultimamente ho rilanciato il mio primo video, quello di YouTube, certo. E alcune persone hanno detto non capisco il perché l'hai tolto. Qui è l'occasione per dire il perché l'ho tolto. Ti dico un piccolo aneddoto che magari pochi sapranno, l'ho scritto in commento a qualche ragazzo che me l'ha chiesto, ma io ti ho conosciuto proprio con quel primissimo video che tu feci sulla difesa, la vera difesa personale nel Wing Chun. Io mi ricordo che mi guardai quei 45 minuti, 50 minuti di video. Era un periodo che io cercavo comunque altre discipline, era prima che io aprissi il mio canale Fight Appeal, poi che è diventato Erwin, era ancora, c'avevo il vecchio canale e cercavo delle discipline, delle persone da cui andare a vedere le diverse discipline, e io ho detto cazzo, ma questa persona è geniale perché sta dicendo delle cose che finalmente mi sta facendo capire cos'è il Wing Chun, cos'è la vera difesa personale. Eri la prima persona che parlava intanto del concetto di se ti trovi in quella situazione, perché ti trovi là? Cioè che nessuno non ho mai sentito dire una cosa del genere. Io tutto non lo vedo da anni, che mi metto là e lo vedo tutto, è da anni che non lo vedo, lo farò. Io l'ho visto 10 volte quel video, è un l'ho video, rivisto adesso che l'hai rimesso pubblico. È un video che ha quasi 700.000 visualizzazioni, ha spopolato. Sì, quel video lì ha spopolato ed era durante il corso istruttori, un ragazzo mi ha detto posso filmare. E io quel video l'ho tolto. E tu hai tolto in quel periodo là che mi dicevi che c'è avuto un po' un down? Sì. Hai tolto tutti i video? Io ho tolto quasi tutti i video, perché poi vedi nel video io ero appena tornato da Hong Kong, ero magrissimo, poi mi è capitato quello, a un certo punto... E quanto pesavi lì? In quel video si vede proprio io pesavo 60 kg, adesso ne peso 80 qualcosa. Mamma mia. Sì, e ho tolto tutto perché io volevo smettere di fare Wing Chun. Ok. E quella era la mia grande prova, quella è stata la mia la grande prova. Io se li smettevo basta. Cosa sentivi? Sentivi una pressione da parte degli allievi, della disciplina? Sai che cosa? Sentivo la pressione e la responsabilità di far parte di una catena importante, ma non ero abbastanza forte per sopportare questo peso. Okay. E quindi per codardia ho detto io chiudo tutto, basta. E lì è venuto in salvo Christian, perché poi quando c'è stato il Covid
300 persone, prima del Covid, 300 persone, ho detto cavoli, si compra un palazzo qua, facciamo le cose come si deve. Poi hanno chiuso. Poi quando hanno riaperto ho rifatto l'open day. C'era meno della metà, un centinaio di persone. Poi hanno richiuso, poi hanno riaperto, non è venuto nessuno. Quindi ho iniziato a fare, poi hanno chiuso definitivamente per un po', io ho fatto un po' di lezioni online, ero lì a casa, in questa casa popolare che io poi mi sono trasferito lì davanti al computer, ragazzi fate così, spegnevo il computer e mi veniva a piangere, dicevo ma io che cazzo sto facendo davanti al computer, fate così, mi sentivo un imbecille. Allora poi ho beccato Christian e ho detto guarda, ritorno a fare elettricista, ritorno a fare il muratore, qualcosa farò. Però basta. Questo di che anno si parlava? Era già finito il lockdown o era ancora il lockdown? Era praticamente appena finito il lockdown. Io infatti quando tu... perché ti iscrissi ad un certo punto? E io ti avevo detto non insegno più, ti ricordi? Che ti avevo detto? Sì, e dovevi passare, ci eravamo accordati, mi ricordo, che dovevi passare quando passavi da Torino. Sì, perché io studio esoterismo da un po' di anni. La mia maestra è lì a Torino, esatto. Quindi, e sì, ti avevo detto questa cosa qua. Sì, e io dicevo ma com'è possibile, cavolo, perché vedevo sempre un sacco di video, un sacco di visualizzazioni. Sì, non ho insegnato per un po' di anni in realtà. Ho fatto qualcosina nell'esercito perché comunque mi avevano chiamato, ho fatto qualcosina di lezioni private. Ok, riuscivi comunque a vivere con la cosa delle lezioni? Riuscivo a vivere, sì, poi facevo alcuni lavoretti inerenti, io ho lavorato per un po' di tempo anche nell'ambito della sicurezza, okay, sì. Sia discoteche, sia magari qualche capannone, quindi vivevo proprio... Per arrotondare. Sì, facevo anche quello. E Christian una volta, il mio primo allievo, mi ha detto ma tu sei scemo, mi fa sei bravo, ma cosa stai facendo? E io non volevo proprio sapere niente, zero. E questo è secondo me è una fase psicologica che attraversano le persone che fanno arti marziali. Basta. Per me il Wing Chun era chiuso. Basta, ho detto vabbè, adesso vediamo un attimo. Mi avevano chiamato, ho fatto un periodo con un'agenzia che faceva anche bodyguard, ho fatto anche qualcosa lì a Prada, mi davo da fare, però... Certo. Ma il grosso problema, sai qual è stato? Però avevi già stoppato gli allenamenti ma con il Wing Chun. è stato un periodo dove io non mi allenavo. Io avevo smesso anche di allenare, ho avuto un rigetto e Christian mi ha detto no, tu devi andare avanti, i ragazzi hanno bisogno di te, io ho bisogno di te. Piano piano, a un certo punto mi fa, ma organizza un seminario, cazzo, ritorna a fare... Ho detto vabbè, facciamo sto seminario. Primo seminario, dopo 3 anni, infatti c'era scritto sulla locandina, dopo 3 anni ritorna a Sifu. The comeback. Minchia, al seminario mi sono trovato un fottio di gente, mi sono trovato davanti a tanta gente. Veramente? Sì. L'avevamo fatto zona Cadorna, c'erano tipo una 50ina di persone e là ho detto cazzo, però vedi, non posso mollare sta gente qua, cioè mi chiede, no? E da lì ho iniziato. Che anno era questo? Io qua sono... Perché da poco comunque, sì, no? sì. Se non sbaglio. 3 anni fa. 3 anni fa. 3 anni fa poi sono andato avanti col corso istruttori. E da lì basta, ho riaperto il corso qui al Palasesto. 3 anni fa. 3 anni fa? Sì, è da pochissimo, okay. È da poco. E ho avuto degli anni un po' molto bui, quindi adesso mi sto... No, ti capisco, tu prima hai detto che qualsiasi persona nell'ambito marziale, io penso che sia un po' proprio nella vita questa cosa. Sì. Ti ritrovi quando c'hai degli obiettivi, hai poi delle cose che ti vanno incontro, cioè che ti vanno contro, che devi remare contro certi problemi. E se non sei vuoi forte. I problemi, vuoi magari anche, io ho notato un casino per quanto riguarda me, la mia esperienza personale, quando non hai l'appoggio intanto dei genitori, in secondo luogo degli amici che non capiscono quello che stai facendo. Cioè io se vado a raccontare a qualcuno, ragazzi guardate che io devo andare stasera, non vengo a ballare perché devo mettere, cioè che non ci vado a ballare da non so quanto tempo, però le prime volte per parecchi anni dire a una persona non esco perché devo montare il video e mi fa ma quelle cagate le fai domani,
Cioè, figa! A me è uguale. Le cagate le fai domani. A me è uguale, Ma che sì, ti frega, vieni a ballare e poi domani ci pensi. Faccio no, perché la voglio prendere seriamente questa cosa. Immagino magari anche dal tuo punto di vista, io voglio fare il Wing Chun, voglio diventare Sifu, voglio crearmi la mia identità all'interno di questo mondo, raggiungere degli obiettivi e la gente che ti c'è. No, io... Lo fai il weekend, lo fai. Sì, no, mi dicevano, Madonna, ma ancora sta roba qui, allenarti qua e là, come Quello vuol dire remare contro tutte queste persone, non è facile. No, ma guarda che ancora adesso gente mi chiede, ma ce la fai a vivere? E a proposito di questo, la mia domanda adesso è, ti faccio un parallelismo con magari quella che è stata la mia vita. Io per fare quello che sto facendo tuttora, cercare di farlo diventare comunque il mio lavoro a tempo pieno e raggiungere degli obiettivi, dei risultati, ho dovuto staccarmi da tantissime persone. I miei amici, facevo parte di tanti gruppi di amici, quelli della palestra, quelli che ci uscivo da quando ero giovane, cioè comunque tante persone attorno a me che pian piano, cioè non è neanche tanto pian piano, quando ho deciso di fare questo ho dovuto staccare completamente tutto. Io sono rimasto magari con quelle 2 o 3 persone con le quali ancora mi sento e usciamo per berci una birra, quei rari momenti, cioè perché mi sto dedicando giorno e notte a fare quello che sto facendo. Proprio perché avere persone, hai detto prima una frase a proposito di questo, che anche tu ti sei dovuto staccare da certe persone, tanto le persone, cioè tanto quelli che sono attorno non capiscono, o c'hai persone che vanno nella tua stessa direzione, che vibrano come te. Esatto, e questo ti porta però a smaltire poi tutto il resto. Ovvio, certo. E le persone, per assurdo, le persone che hai più vicino sono quelle che sono le prime che se ne vanno. Esatto. Perché ma è normale, ci sta, è normale. E poi devi... Tu non puoi adattarti, perché quello che succede quando tu sei in un gruppo di 20 persone che andiamo a fare questo, ma sì, per stare tutti assieme, succede che tu magari ci provi ad andare nella tua direzione, ma poi ogni tanto devi sempre la strada e non va bene questa cosa. Perché ti conformi, è quello che ho detto prima, ti conformi, cioè è il fattore degli obiettivi. Poi chi veramente ti vuole bene capisce. Chi veramente ti vuole bene dice cavoli, però questo c'ha un obiettivo. Hai ragione, però lì penso che si creano quelle amicizie dove siete amici da una vita, vi vedete una volta ogni 2 anni ed è tutto come prima, ma per quel poco tempo. Sì, però ognuno ha la sua strada. Esattamente. Tu come hai vissuto questa cosa per prendere la strada in questa disciplina? Hai dovuto tagliare ponti con persone, amici? Ma certo. Io ho dovuto tagliare tantissimo perché la gente non capiva. Gente che diceva no, ma dai, andiamo a fare l'aperitivo. Dicevo ragazzi, ma ancora adesso devo scrivere il libro, ho un libro da scrivere. Vabbè, ma il libro cioè, cagatine, cagatine, ma se lo fai dopo. Le persone non danno il giusto valore perché poi c'è anche di mezzo l'empatia. Sì. Ti faccio un esempio, a me del taglio cucito non mi interessa nulla, ma se trovo una persona che quando parla di taglio cucito gli si illuminano gli occhi e gli voglio bene, capisco che per lei è importante, quindi non sminuisco quella parte là. No. Ci vuole anche una certa empatia, una certa mettersi anche un po' nei panni dell'altro. Siccome viviamo anche in una società molto superficiale, ma sì, dai, l'aperitivo cosa vuoi che sia, mezz'ora, un'oretta, ci vogliono le distrazioni. Io non è che adesso non voglio passare per quello che oddio si allena dalla mattina alla sera, no, le cazzate le faccio anch'io, gli aperitivi le faccio anche, però se hai un obiettivo devi perseguire quell'obiettivo, perché sennò cosa fai? Non puoi mica... Giusto. Poi siamo tutti diversi. Fa ridere come è diventata quasi normalità, tra virgolette. Venerdì aperitivo, sabato aperitivo e poi si va a mangiare fuori, domenica o sabato sera si va a ballare, ma non è diventato normale, vieni visto come pazzo ma poi a portare avanti una tua passione. Perché adesso purtroppo è brutto da dire, le passioni vengono viste come una roba secondaria, quindi e poi la mentalità da artista, perché sei artista anche tu, dove tu non vendi un oggetto fisico ma vendi un concetto intellettuale. Vero. Che è invisibile, non hai da toccare niente e si dà poco valore. Cioè se ti do questo orologio dici cazzo, però quanto costa? Tot. Se io ti spiego come tirare un pugno, è difficilissimo vendere quella cosa. Sì. Io lo noto ad esempio per me, la gente che mi scrive tutti i giorni per dire oh Erwin, ma quando è che vieni a trovarmi nella mia palestra
in Sicilia. E io faccio, Cioè, però, pagami il viaggio. con tutto il bene che ti voglio, con tutto il bene che magari ti potrei volere, sei una bravissima persona, quello che vuoi, ma io come faccio a prendere? Io devo pagarmi il biglietto andata e ritorno per andare là, trovarmi casa, dormire, mangiare, perdere magari 3-4 giorni E pubblicizzarti, perché comunque quando esatto. ti muovi te, certo. E non solo, tornare a casa, io perdo altri una settimana per montare poi quei video. Sì. La gente pensa che, oh, ma passa anche da me Roma, passa anche da me Calabria, passa anche da... Non sono milionario, non posso, ed è difficile da fargli capire questo concetto. E io penso che comunque chi veramente vuole dar lustro, perché te l'ho detto, cioè, tu quello che stai facendo è, e lo dice anche Senpai Luigi, quello che stai facendo è stai riempiendo le palestre, perché hai visto anche te da quando sei venuto, c'è stato il boom del Wing Chun, la gente viene qua, prova, si interessa, si iscrive, quindi chi vuole, adesso faccio io un appello, chi vuole veramente investire, ci crede in quello che fa, cioè, quindi io sono in Sicilia, perfetto, quanto vuoi? Sarebbe da far così. Sarebbe da fare così. Le persone che non fanno così, ahimè, mi dispiace, ma io sono un uomo che dice la verità, evidentemente non ci tengono molto a quello che fanno. È così, cioè se tu veramente dici, cavolo, io a Erwin gli do 10.000 euro, però con quei 10.000 euro io in 3 mesi me li recupero perché alla palestra mi vengono un casino di persone, è così. Siamo ancora troppo indietro magari in Italia ma i per vedere concetti questa pubblicizzazione, queste cose arriveranno fra 10 anni. In America già funziona. Sì, ma anche, ma anche il fatto di fare dei filmati costruttivi, collaborativi. Abbiamo fatto il filmato con Walter, ci saranno anche altri filmati con Walter, cioè questa cosa qua viene vista ancora, cioè in America c'è quello di Jeet Kune Do che prova e prende addosso un pugno di quello di karate, qua non puoi farlo perché quello dice no, io sono Jeet Kune Do, non posso, cioè è vero, io qua voglio aggiungere una cosa, perché quella clip che abbiamo girato, no, del faccia a faccia tra MMA e Wing Chun ha avuto poi su determinati social riscontri, commenti eccetera, chi commentava dicendo cazzo Erwin sta facendo del bene, comunque che sta prendendo persone che fanno esplodere, comunque fanno intrecciare queste discipline e da punti di vista diversi, che è anche interessante, no? E ci sono stati poi ovviamente classici commenti, questa roba trash in Italia, questa roba, ma cosa c'è di trash? Perché ho guardato poi il video, è un paragone, e no, però non si fanno questi paragoni nel 2024 su questi, perché no? Ma no. Perché no? Ma come mettere lì una macchina da Formula 1 e una macchina da rally, vai lì dici cavoli, però guarda, questa è più alta, quella è più bassa, perché non si può fare? Esatto, perché non si può fare? Ma no. Non vuol dire, non stiamo dicendo una cosa fa schifo, l'altra cosa è meglio, cioè, ma guarda, da questo punto di vista stiamo semplicemente portando dei contenuti crossover tra diverse discipline per vedere se spunta poi qualche cosa che hanno in comune, come è già successo. Sì. Infatti è stato bellissimo vedere come anche a me insegnavano nell'MMA a tirare il pugno in questa maniera, perché così me lo spiegava il mio coach in Irlanda, e dico cazzo, ma guarda, vedi che c'è un qualcosa in comune. Ma anche il fatto di cioè di mettersi in gioco. Wing Chun vuol dire eterna primavera. A primavera si aprono i fiori. Se io non voglio fare un confronto con uno che fa MMA, karate, vuol dire che non sto facendo Wing Chun. Ecco. Perché ho la mente chiusa. Io voglio vedere, cioè io adesso quando faremo quella cosa con Walter, no, in gabbia, io voglio che mi prende, mi sbatte per terra, giù, perché voglio vedere cosa in realtà io posso utilizzare a livello biomeccanico. Mi può spiegare tante cose anche lui, è normale che io a terra non è il mio. Però vedi, un plauso a te, che a differenza di tutti gli altri che stanno a criticare, commentare, ma che sta pagliacciata, sta roba trash, quanti di loro avrebbero accettato? Io qua li sfido, vi porto un fighter di MMA professionista, avete le palle di entrare in gabbia o di trovarvelo davanti a imporre la vostra disciplina millenaria con uno che mena davvero? Io voglio vedere. Ora sicuramente tutti quanti saranno a scrivere ma sì, io lo farei, grazie al K, perché avete visto che adesso sta facendo i numeri, le visualizzazioni.
Però io voglio proprio vedere, anche lì, è un'arma a doppio taglio per voi, perché dopo se vi prendete poi le botte, quella disciplina, cioè chiudete serranda. Dopo. Sì, perché poi, sì, bravo, è una lama a doppio taglio, perché uno dice, cavoli, cioè uno deve ammettere, cioè io ho sempre detto ai ragazzi, non andate a fare i guru o i fighi, no, perché sennò però io con la biomeccanica se sono a terra, non andare nel campo minato, perché se poi quello a terra ti annoda, Certo. fai la figuraccia. Abbiamo tantissimo da imparare da chi fa Brazilian Jiu-Jitsu, da chi fa MMA per terra. No. Però tu sei stato il primo ad avermi detto, perché fidati, questa cosa qua io l'ho già chiesta a diverse persone, magari in maniera diretta, che mi è stato detto di no, alcuni in maniera indiretta per capire se sarebbero stati disposti a delle cose, e ho sempre ricevuto delle risposte molto vaghe, della serie sì, però sai, non avrebbe tanto senso perché io devo tenere i guanti quando in realtà io non dovrei averli nella mia disciplina, però fare questo. Che ti costa? Prova, tanto non è che ci perdi niente. Nel senso, ma se io capisci che tu vai a provare un'altra disciplina, come l'altro verrà a provare. Guarda, io ho dietro i guantoni da box da 16 once, no? Io faccio fare un po' di sparring ai ragazzi a muoversi. Ovviamente io col guantone mi togli via il lapso, mi togli via tante robe. Sì. Perché lo faccio? Perché in realtà io non sto allenando la mera tecnica, io sto allenando il carattere della persona. Perché? Ogni tanto i pugni li devi prendere, Certo. perché se tu fai Wing Chun e dici che distruggi Kenshiro, ti metti così, ma non hai mai preso un pugno, poi quando lo prenderai la colpa la darai allo Wing Chun e non va bene, la colpa la devi dare a te, perché comunque io anche col mio maestro sparring l'abbiamo fatto, anche lì a Hong Kong si fa col caschetto, con la grata, con i guantini, basta, cioè non è che muori se fai un po' di sparring. Prendi il colpo, sì, ti abitui all'impatto. Bravo, almeno capisci cosa vuol dire, Chiaro. è importantissimo, anche i colpi addosso. Io nel video, il primo che ho fatto, dico una frase e dico, cavoli, ma voi volete combattere, ma avete paura di essere toccati? Ma com'è possibile? No, non Cioè, ha senso. quindi io penso che le discipline, perché se no non si chiama neanche MMA, vuol dire Mixed Martial Art, è normale che avrà un po' del Jiu-Jitsu, un po' della Muay Thai, un po' del Wing Chun, anche quella piccolo semino del Wing Chun, però che potrebbe fare la differenza. Adesso tu hai raggiunto, comunque mi sembra che hai raggiunto una sicurezza in te, grazie al percorso del Wing Chun, e ti vedo proprio come una persona sicura di sé, no? Sì. Cos'è che però ti fa paura? Cioè, qual è la tua più grossa, nonostante tutto il tuo percorso, che hai avuto tutti i problemi, tutte le cose che hai superato, tutte le cose, c'è ancora qualcosa al giorno d'oggi che se ci pensi dici, ok, ho ancora paura di questa cosa? Sì, c'è. Forse è quella. La paura più grande che ho è riperdere la mia identità. Ok. Perché quando ho attraversato il periodo buio mi ha salvato il Wing Chun. Io mi ricordo, era una sera e ho guardato un mio filmato di un seminario che avevo fatto in Svizzera e mi sono messo a piangere, perché era in un periodo e ho detto, ma io dico ste cose, ma com'è possibile che io dico ste cose? E me lo sono guardato tutto. Io là mi sono accorto di aver perso l'identità, per quello poi non volevo più fare Wing Chun, perché avevo preso un'identità che mi era stata data dagli altri. E tra l'altro, visto che parliamo di esoterismo, alchimia e tu sei, Sì. in quel periodo io avevo perso la carta d'identità, ti giuro. Io avevo perso, non trovavo più la carta d'identità. Pensa a te, che casualità, no? Che E io ho sei in un periodo magari in cui hai paura. perso te stesso e pure il documento. Sì, è stato incredibile, è stato incredibile. Io quel periodo là, e quella è la cosa che mi fa più paura, perché è bruttissimo. Non riesci a capire chi sei, qual è la tua strada, e ti fai dire dagli altri che no, ma cosa devi fare? Questo Wing Chun vai a lavorare. Persone che mi erano molto vicine, ma che uomo di merda sei? E lì mi hanno praticamente distrutto, ed era necessario, perché sennò non sarei la persona che sono adesso. Io sono molto ermetico, non ho paura di dire le cose, no? Non ho paura di agire, di fare delle cose, perché so cosa vuol dire non avere identità, e non voglio più, me la tengo stretta adesso.
Forse quella è questa è una cosa molto importante la mia e paura. riesco a capirti benissimo, proprio al 100% su sto discorso, perché io ho fatto un video in cui ne parlavo insieme al senpai Luigi Sì. di questa cosa. Io ho passato un periodo nel quale vedevo che il mio canale quasi dipendeva dal senpai Luigi, ma non solo quello, non solo a livello di visualizzazioni, canale eccetera, ma mi rendevo conto che io ero lì, andavo lì a trovarlo perché io volevo essere come lui, no? Cioè io cercavo di assomigliare a lui, cercavo di assimilare più informazioni possibili. Io mi ritrovavo tante volte ad andare al dojo, stare lì a parlare ore e ore con lui, come magari per te era con Dennis Lee, con il Sifu Dennis Lee. Per me è stato così. Questo però mi ha portato a un momento di grosso... Sì, che è la prima cosa che mi hai detto quando ci siamo incontrati. Esattamente, di grossa confusione, che mi ha fatto dire in poche parole: io non sono bravo a comunicare. Avevi perso identità? Sì. Io dicevo, io sto portando avanti un progetto che è quello di essere su YouTube, io dovrei essere un comunicatore. Io mi sentivo anche quasi, tra virgolette, un buon comunicatore. Mi sono reso conto, trovandomi persone come lui e successivamente persone come te, però era già una fase in cui, tra virgolette, la stavo superando, quella cosa. E mi sono trovato in quella fase in cui dicevo: no, non sono bravo a comunicare, perché poi porto altre persone, parlano, mi rubano tra virgolette la scena, e io mi sono detto a me stesso: vuol dire che non sono bravo a farlo, dimenticandomi però che esistono però altre strade, altre cose, magari sono bravo a fare qualcos'altro. E mi sono reso conto, fare questi video insieme a te con il Wing Chun, io mi sono reso conto di una cosa, che anche tu, io penso che tu sia un comunicatore molto migliore rispetto a me. Sì, me l'hai sempre detto. Cioè io te l'ho sempre detta questa cosa, quando parliamo, sono io catturato da quello che dici, da quello che racconti, un po' per magari tutto il tuo passato, tutta una serie di cose che hai vissuto magari più di me, per certe problematiche, certe tematiche, e soprattutto magari per il fatto marziale di per sé, che sei riuscito a catturarmi con il tuo modo di spiegare. Ed è stata una scommessa è stato, dopo il nostro video con il Wing Chun, è stato quello che mi ha fatto dire: ok, momento, ma io sono bravo a fare altro. Io sono bravo a capire persone come te, a capire subito, a sentir parlare una persona come te, una persona come il senpai Luigi, e dire: loro sono le persone giuste che io voglio attorno a me, con i valori giusti da portare sul canale, e di conseguenza la gente apprezza questa cosa. Quindi mi sono dovuto reinventare a livello di identità, cioè capire la mia identità, perché io pensavo: sono io nel video che porto il Sifu, e poi ho visto rubarmi, tra virgolette, questa scena, e ho detto: cazzo, e io senza di loro però che cazzo faccio? Questa cosa sai che capita tantissimo agli attori. Gli attori, ci sono attori che fanno magari dei film insieme e fanno a botte a livello emotivo, perché io, Robert De Niro, e tu sei, che ne so, un'altra, devo rubarti la scena, allora mi muovo meglio, e infatti alcuni attori hanno dei grossi problemi di identità, perché tu in un film devi fare lo spacciatore, nell'altro film devi fare l'uomo ragno, e quindi per calarti nella parte. L'identità è una cosa importantissima. L'essere umano, tutti gli esseri umani sono diversi ed è bello così, ognuno ha il suo percorso. Se tu sei strutturato, non esiste una persona che ti può rubare la scena, perché io non potrei essere Sifu a livello mediatico se tu non venivi qua. Stessa cosa come il senpai Luigi, stessa cosa come... Cioè, io ho parlato con Walter, che tra l'altro saluto, ciao Walter, Cogliandro, e abbiamo scambiato un po' di parole, e lui mi diceva: cavolo, io ho combattuto qua in Bellator, ho combattuto qua, ho buttato giù gente di UFC, sì, ma cazzo, è venuto Erwin, è il mio nome, quindi in realtà tu hai molta più identità. Però quando ci sei dentro non lo capisci questo. Perché lo so. Ho avuto, se posso dirlo, mi ha fatto bene, come magari per te quel periodo no. Ti ha fatto bene, che ti ha fatto riflettere, ti ha fatto dire: ok, basta, momento, mo sto in casa, penso, guardo il muro e qualcosa, cioè penso a me stesso, al mio passato. Introspezione. Esatto, sono molto introspettivo da quel punto di vista. Quindi questi 6 mesi, 7 mesi che mi è durata questa
posso dire anche depressione. Sì, che poi avevi smesso Ho anche smesso tu. di fare video, Vedi non ho che più fatto comunque la video, non ho storia è più fatto niente. simile. Io non volevo più fare video, ho detto, sai che c'è, mi metto a giocare alla PlayStation vedi? e faccio i video, che mi è servita pure quella, perché ho detto, provo diverse cose, perché devo chiudermi all'interno di una bolla, no? Cioè cercare di fare video è una fase. È solo una per le fase. visualizzazioni. Ho deciso di fare video anche per me, che volevo fare io, che magari non erano richiesti dal mio pubblico, però volevo farlo io. È cosa che continuerò a fare, però almeno adesso sono riuscito a capire quella che potrebbe essere la mia strada, quella che potrebbe essere, e se non fosse successa questa cosa, è capace che questi video del Wing Chun, questi video del confronto tra MMA e Wing Chun e quello che stiamo preparando non sarebbe mai arrivato, perché... Ma sai, io ti dico una cosa, le cose accadono quando sei pronto. Io penso che quando tu mi avevi chiamato 2 anni fa, 3 anni fa, forse anche 3 anni fa, non avremmo fatto onore nel Wing Chun, tu non avresti fatto le view che stai facendo, perché tu non eri pronto e io neanche. Vero. Questo bisogna ammetterlo. Io poi gli allievi mi dicono, mamma mia, ma cazzo, settimana scorsa ho fatto CISA con te e minchia oggi non riesco a stare in piedi. Io mi miglioro ogni giorno e tu uguale. E non eravamo pronti. Poi queste fasi qua nella vita, io penso che i più grandi uomini e donne hanno avuto tutti il loro, si chiama in esoterismo, si chiama il passaggio della porta stretta. Hai un periodo nero, che infatti è la nigredo alchemica, cioè dove tutto viene bruciato e poi nasce la fenice, no? Tutti ce l'hanno questa, tutti quelli che si può dire che è necessaria. È questa fase. Perché se dobbiamo costruire un palazzo bellissimo, ma ci sono delle case un po' così, tu le devi buttare giù. Vero. Quindi prima bisogna radere al suolo e poi ricostruire. C'è gente che, ahimè, quando viene distrutta fa fatica a costruirsi perché entra in dei loop. È necessario, è bello anche quello, è bello che una persona venga smantellata per poi ricostruirsi più forte di prima. Giusto. Tornando al discorso Wing Chun, Sifu, c'è mai stato invece qualche momento nella tua vita in cui hai detto, cazzo, io magari non sono fatto per il Wing Chun? No. Hai sempre creduto in questa cosa? Allora, ti faccio questa domanda, sai perché? Perché magari tu pensavi di essere a un certo livello, no? In Italia, confrontandoti con maestri, allievi, in Italia, pensavi di essere ad un buon punto, no? Dopo tutti sti anni facendolo da piccolo, poi magari arrivi dal Sifu Denis Lee e mi raccontavi che... Sì, mi metteva in difficoltà. Infatti lui dici, magari non so, cioè cosa c'ha lui in più rispetto a me? Lui mi aveva detto, io avevo mandato una lettera anche a un altro maestro, ad Albert, che è il marito della figlia di Chin, avevo mandato una mail anche a Paul, cioè avevo mandato una mail a un po' di maestri, infatti lui mi ha detto, tu hai mandato una mail a tutti i maestri, no? Perché sei venuto qui da me adesso? Cioè c'è lì Albert, vai da Albert. Io avevo già fatto CISA così, ho detto tu sei l'unico che mi mette seriamente in difficoltà. Ma qui voglio spiegare cosa vuol dire, perché ho visto alcuni commenti di gente, no, non è vero, perché anche il mio maestro, il suo primo maestro là lo metteva in difficoltà. Diciamo, allora, io quando dico difficoltà, la mia difficoltà non è perché io faccio sparring con Erwin mi colpisce. Ci può stare. La difficoltà è una difficoltà emotiva. È che io se devo far sparring con Erwin mi dà già fastidio stargli di fronte. Ok, sì. Invece con gli altri no, facciamo CISA, mi prendi, ti prendo, amen. Claro. Poi magari all'ultimo voglio dire soltanto 2 paroline per identificare un maestro, un Sifu, cioè come fai a capire se un Sifu è un Sifu? Quindi, questa è una cosa molto importante. Adesso rispondo alla tua domanda. No, perché io in realtà ero una spugna, volevo praticamente apprendere, quindi a livello psicologico ho detto cazzo, qui c'è da darsi da fare. Non ti ha demotivato quella cosa? No, non mi ha demotivato. Io ho avuto anche delle piccole esperienze a livello cinematografico e lì forse ho detto, ma forse sono nato per fare l'attore, però è stato proprio un forse. Poi mi sono rimesso subito in linea.
Ok. Io guarda, non voglio essere presuntuoso, però io penso di essere nato per fare sta roba. Perché? Ma non perché sono il più forte d'Italia, no? Non per questo, perché io sto bene. Io quando faccio Wing Chun, il Wing Chun è la mia ricarica. Se no non potrei fare 4 ore di omino di legno, non potrei fare 5 ore di Silium Tao. Io in realtà mi ricarico. Per me è come andare in spiaggia, dici cazzo ma cosa fai oggi? Vado in spiaggia, bella giornata, c'è il sole, mi metto là, sto 2 ore. Per me Vero, questa cosa te la confermo perché tanti mi chiedono oramai, no, che c'è il boom di non solo Wing Chun ma delle discipline, la gente mi manda vieni da questo qua di Jeet Kune Do, vieni da questo di Aikido, vieni da questo, vieni da quell'altro. So pochi i maestri che sanno darmi qualcosa a livello, cioè io per venirmi ad allenare da te devo sentire, cioè se ti sento parlare mi devi dare qualcosa anche a livello emotivo. Certo. Prima. Comunicatori, ecco, manca questa cosa qua. A me non interessa, tu puoi essere veramente il maestro più forte al mondo, ma veramente una belva che tu con una mano ne sdrai 15, ma se tu non riesci a catturarmi con il tuo modo di parlare, il tuo modo di spiegare, per me diventa una lezione come quando sto a scuola al banco. Bravo. E sento uno che parla dico, ma guarda, è importante. Tu ad esempio hai questa qualità, tu come il Senpai Luigi, io ho trovato in voi 2 personalità che riescono, anche faceste una totale altra disciplina, chi se ne frega, magari tennis. Io guarda, mi fai appassionare al tennis. Sì, la cosa più bella che mi ha detto un allievo è stata questa, che prima parlavo del taglio cucito. Mi fa a me non me ne frega un cazzo del taglio cucito, ma io sarei venuto da te anche se tu facevi taglio cucito. Perché la trasmissione energetica è importante, quindi a me mi ha messo in difficoltà, nel senso che lui aveva proprio l'energia, la plomb del maestro. Non la mera, mettiamoci il CIS è questo, ok, allora... Ed è fortissimo a fare il CIS. Fortissimo, sì, l'Abs of Ax, sempre le solite robe. Sì. E poi cosa succede? Prende una multa e inizia a bestemmiare, inizia a fare, cioè non ha la gestione emotiva perché non gli è stata insegnata oppure perché non ha avuto tempo o non è magari fatto per quella roba là. È così, poi non è che... poi c'è questa cosa qui, no? Che se tu vai da un bravo maestro, uno famoso, allora sei bravo anche tu. Ma non è detto che se io andavo da Ip Man diventavo Ip Man. Cioè bisogna di darsi da fare, di studiare, di allenarsi ore e ore. Se no allora tutti i pugili che si vanno ad allenare con Floyd Mayweather mica sono Floyd Mayweather. C'è una palestra di non so migliaia di pugili che passano lì ogni giorno, alla fine che spiccano sono 2. Devin Haney, Gervonta Davis e poi c'è un altro ragazzino. Sì, ma quanti ne sono passati di là? E comunque loro non sono Floyd Mayweather. No. Non lo diventi. Non è allora c'è una cosa curiosa sul sito di Ip Chin, dove c'è scritto che lui non ha rappresentanti. In che senso? Cosa vuol dire? Non ha rappresentanti, lui ha degli allievi, perché nessuno ti può rappresentare. Cioè se io prendo le telecamere, i faretti e voglio fare anch'io i video che fai tu, no? Sì. Magari invece di farli nel contesto marziale li faccio nel contesto piloti di rally. Sì. Vado a intervistare tutti i piloti di rally, no? Farei una cosa per cui la quale io non sono nato. Quindi farei una cosa cercando di... però allora qualcuno, sì. Quindi non riuscirei a fare il tuo. Ognuno ha il suo percorso e non è detto che il tuo percorso sia quello, uno deve capirlo. E poi questa cosa qui di andare dal maestro, cioè nessuno può essere rappresentato. Infatti Ip Chin sul sito c'è scritto io non ho rappresentanti, io non posso rappresentare Erwin. Erwin non può rappresentare Sifu Gianluca. Christian, nonostante sia il mio primo allievo, si allena da tantissimi anni con me, non può rappresentarmi perché la rappresentazione di Gianluca è di Gianluca. Chiaro. È un buon istruttore, è un buon allievo. E quindi chi dice io sono quasi il rappresentante... Ecco una cosa a cui volevo rispondere anche per il discorso di prima, perché adesso esplodendo comunque il fenomeno Wing Chun in Italia, tanti mi scrivono ma vieni dal mio maestro che è il più forte, che è il più bravo, che è il più... Sì, ma se era a me
di quella cosa mi interessa relativamente poco, almeno per quanto riguarda me, no? Me che sono un appassionato di discipline, se non è riuscito a farmi appassionare con quelle cose che ho visto di lui. Quindi, al di là di quello, come rispondi tu a questa domanda che tanti fanno? Però quello è più forte, quello però è discendente, quello però viene dal lineage di quell'altro che guarda i video su internet come Mena, come... Allora io ti faccio una domanda, ti rigiro una domanda. Tu come fai a capire se una persona è una buona guida? Cioè una buona guida, un buon maestro? Come fai a capirlo tu? Anche adesso tu hai un po' di esperienza, hai conosciuto persone importanti come Luigi, fai sport da combattimento, hai avuto esperienza. Come fai a capirlo? Allora, per me oramai è una cosa, ti dico, che non vale magari per tutti, però io ti parlo della questione energia. Io quando parlo con una persona o la sento parlare, sento già le vibrazioni che mi emana. Quindi ho imparato a capire questa cosa. Mi basta vedere una clip di uno che parla di 2 minuti, sì, qualcosa. Che spiega magari un io dico, momento, cazzo, questa persona mi piace come parla, come mi sta comunicando, è coerente, è tutta una serie di cose che a me viene quasi, sono quasi abituato. Okay. Per un'altra persona non ti saprei dire. Allora io ti dico cosa mi ha detto Sifu Dennis Lee e poi cosa ho capito io. Ok. Sifu Dennis Lee mi ha detto: per capire un buon maestro gli metti delle armi in mano e devi vedere come si muove con le armi. Io ti metto i bacciandò in mano e faccio così. Capisci che non c'è la plomb, non c'è, tanto diciamo, non ci sono i coglioni per tenere 2 spade in mano. Io poi negli anni ho capito un'altra cosa, ma è una cosa recente. Tu un buon maestro lo vedi al di fuori del contesto Wing Chun quando è fermo. Quando non fa Wing Chun. Tu un maestro lo riconosci quando è fermo e non è nel contesto Wing Chun. Andiamo fuori a mangiare una pizza, io ti osservo e dico cazzo, però quello, cioè c'è un qualcosa anche a livello energetico, non è il più forte. Quando mi dicono ma il Wing Chun, mi dicevano il Wing Chun non serve a un cazzo. Cosa vuol dire? Perché neanche il coltello serve per lanciarsi da un aereo, ti serve il paracadute, quindi non serve a niente. Hai capito? Sì. Oppure chi è il più forte? Il più forte a fare cosa? A menare? A fare Cisao? A fare 4 km di nuoto? Cioè è troppo generalizzato. Quindi una persona forte è una persona che innanzitutto sicura di se stessa, innanzitutto brava a trasmettere, allora lì sì è la tua forza, perché magari io potrei essere una chiavica a fare Wing Chun, ma se tutta la teoria e i principi riesco a trasmetterli, sono più forte di uno che mena. Cioè ci sono varie sfaccettature. Vero. Ci sono varie Io ho portato tante volte il concetto di non è detto che se uno è un campione mondiale di pugilato sa anche insegnarti, è capace che non ti sa insegnare nulla. Vero. Quindi è bravo a fare il suo, non è bravo a fare quell'altra cosa che vuol dire insegnare o magari trasmettere una passione per una disciplina. Sai cosa vuol dire insegnare? Trasmetterti la tecnica anche spiegare, perché c'è tutto un insieme di cose. Un buon maestro ti insegna, c'è quello bravo a insegnarti la tecnica, c'è quello bravo che ti appassiona la disciplina in sé, e ti dà da cioè fare. magari la tecnica non è pulitissima, però io mi sto appassionando a questa disciplina, sta diventando la mia vita grazie al suo modo di spiegare. E poi magari c'è quello tecnicissimo che imparo la tecnica ma dopo un anno smetto perché mi sono rotto i coglioni. Sì, perché ti dice no, tu continui a farla poi capirai. Sì, Sai cosa vuol dire insegnare? Io per capire il Wing Chun mi sono anche addentrato un po' all'etimologia, al significato delle parole. Insegnare vuol dire mettere un segno dentro, in segno, quindi metto un segno dentro, quindi è proprio quello di cui parli tu, cioè la passione. Chiaro. Io potrei essere veramente magari poco abile a livello motorio, cioè Ip Chin aveva 80 anni e passa, la tecnica, poi anche qua, ecco un'altra cosa. Noi abbiamo fatto tantissimi video già adesso, non abbiamo mai parlato di Ip Man. È vero. Iniziamo a parlarne adesso, dico soltanto una roba. Ok. Per farti capire come è facilissimo creare confusione. Ip Man, prima di morire, il figlio Ip Chin gli ha detto: papà, fai dei video delle forme così almeno qualcosa rimane.
Lui ha fatto quei video, dopo qualche giorno è morto perché era pieno di metastasi. Ip Man fumava, no? Ci sono su internet, sono quelli in bianco e nero. E io vedo della gente che mi dice, però non aveva la cioè ho visto le forme di Ip Man. Sì, ma c'era anche quanti anni? Ma la gente non riesce. Sì, 6 giorni dopo è morto. Non ho visto la potenza del pugno, la posizione era. Ma stiamo scherzando, ragazzi. Io voglio vedere. È come se Muhammad Ali, no? Che era tutto così. Sì, Prima di morire ha fatto un video e diceva, ma scusa, il pugno si tira così. Capito? Porca miseria, è vero. Quindi anche cioè, ci vuole un buon senso, è normale che se io... Bisogna contestualizzare tutto in base al, intanto, periodo storico e anche periodo di vita di quella persona. Cioè, uno con... Se mi faceva quei video magari a 20 anni ma non c'erano gli strumenti per magari registrarsi, gli ha fatti 80 anni, sì, ma 80 anni la struttura sua è quella di un ottantenne magari malato. Pieno di tumori, pieno di metastasi, quindi Esatto, bisogna sempre contestualizzare. Poi, ripeto, non è tanto la disciplina ma è l'atleta, perché magari io potrei fare un giorno sparring, adesso esagero, con Tyson e lo butto giù, il giorno dopo o per 2 anni ogni volta che faccio sparring mi dà un casino di botte. Cioè dipende anche dal giorno, dipende da tante cose. Cioè non è il Wing Chun il più forte perché se fai sparring con quello, no, non è così. Siamo tutti fallibili. Bueno, Quindi anche Maradona ha sbagliato un rigore, cioè, così. Ne ho parlato di questo concetto con Alessio Sakara, che comunque è uno dei pionieri comunque dell'MMA in Italia, e ne parlavamo appunto di questo concetto. Gli ho fatto questa domanda: ma hai mai avuto le giornate no in allenamento? E lui mi fa, che voglia. Cioè, quindi magari gente che solitamente menavo sempre in sparring, Me le ha date. che in quella giornata non riuscivo a vedere da dove cavolo arrivavano i colpi. E capitano a tutti queste cose. Sì, è normalissimo. A me è anche capitato, io sono andato anche giù moralmente magari per queste situazioni, le sorpassi poi dopo quando capisci che è successo. La volta dopo magari mi rifaccio. Magari tu guarda, mi è venuto adesso, non so come mai questo flash, gli anni in cui l'Italia, Roberto Baggio ci ha portato in finale. Cioè grazie a Roberto Baggio siamo riusciti ad arrivare in finale. Cazzo, arriva alla fine, sbaglia il rigore. Quello è l'esempio proprio lampante. E di Roberto Baggio praticamente si conosce sta storia qua. Se non sbagliava il rigore era un idolo. Però sì, era bravo, però cavoli, sbagli un rigore. E poi mi chiama, vai tu lì con tutta tutta l'ansia, con tutta la gente. Magari già fatto, vedi, la gente si dimentica di tutto il bene che hai fatto prima, magari, no? Sì, guarda. Poi arrivi all'ultimo, al calcio di rigore, e si ricorda, però quello... Perché sai perché? Perché il cervello si concentra di più sulla parte negativa, per quello il telegiornale ti dice solo tutte robe negative. Perché tu puoi fare del bene una vita, poi sbagli una virgola e dici però vedi, è sbagliato. Non mi ricordo con chi parlavo di questa cosa, però fare 10 cose buone alla prima cattiva la gente si ricorderà sempre quella. Ma non so se era Einstein che aveva fatto un esperimento o non so chi, che praticamente aveva delle persone davanti, scriveva la lavagna e apposta, dopo 2 ore che scriveva cose giuste, ha sbagliato un numero. Il genio della situazione è stato lì, è sbagliato, tutti a ridere. Cioè vai a vedere, questo parla per 2 ore, vai a vedere il cavillo. Sì, è vero, è vero. E è così. Nel corso degli anni ti sei sentito, avendo provato anche altre discipline di sport da combattimento, sei sentito di dover adattare qualcosa del Wing Chun o evolvere? Sì, allora l'evoluzione del Wing Chun, i principi sono quelli, no? Perché il gomito ce l'abbiamo tutti, le gambe ce l'abbiamo tutti, i principi, la linea centrale, i principi sono quelli. Quello che è l'evoluzione, perché c'è stata un'evoluzione del Wing Chun, lo vedremo nei video dei lineage, ti farò vedere dei video del lineage tipo Chaowan Shun prima di Ip Man. L'evoluzione del Wing Chun c'è stata ed è nella metodologia d'allenamento. Ok. Perché il pugno è sempre quello, però una volta, per esempio, questa è una cosa vera, Ip Man faceva allenare Ip Chin a tirare i calci e gli legava praticamente un filo a una canna di bambù. Okay. Adesso si fa con gli elastici.
Quindi io mi prendo gli elastici e faccio questo. Prima facevo Però magari per quelli tradizionalisti puri vedono l'elastico e dicono no, si faceva col bambù, stai snaturando una disciplina. Ma sì, ma quella lì vedi è gente che non ha la mentalità aperta, dove cavolo lo prendo quel bambù? Cioè ti devi anche adattarsi e raggiungere lo scopo, cioè la tecnologia va avanti, anche il posto magari è un altro posto. Abbiamo i cuscinetti propriocettivi, è uscito fuori il Bosu, sono usciti fuori tantissime cose, la tipologia di caschetto adesso è diversa, non ti rintronisci più come prima. Quindi l'evoluzione è nel creare degli esercizi che sono consoni e funzionali a quello che è l'evolversi della disciplina. Perché lo capiremo bene nel discorso dei lineagi, perché prima era tutto a fazioni, cioè quelli che facevano un gara attaccavano così, allora quelli di Wing Chun sapevano che quelli di un gara attaccavano così, allora hanno fatto le forme in un certo modo. Di loro. Hai capito? Era tutto. Adesso la tecnologia è andata avanti. I metodi di allenamento sono andati avanti, il lineage magari di Chao Wan Shu non è più adatto a un fighter di MMA, perché adesso il fighter di MMA con l'avvento di internet, così con gli aerei che puoi viaggiare, può andare a fare lezioni di Brazilian Jiu Jitsu, può andare a fare lezioni di Muay Thai. Prima non c'era tutta sta roba qua, quindi quello di Wing Chun magari si confrontava solo contro quello di Pacquiao, Ungar, e diceva quello attacca così, allora facciamo biuso, poi questo mi butta a terra e mi annoda. Bisogna rifare. Quella è l'evoluzione. Il Wing Chun è in evoluzione, ma è in evoluzione non perché io faccio i pugni a catena e poi rimetto il gancio e il montante. L'evoluzione è vedere cosa posso fare contro il montante e il gancio. E ci sono dei sistemi di allenamento più funzionali a quello che è il periodo storico di adesso. Infatti certe cose mi dicevi che le hai prese tipo anche dall'Ungar. Sì, ho preso degli esercizi, perché magari mettere all'omino di legno, perché gli orientali, se tu prendi un ragazzino, lo metti all'uomo di legno, e si fa male, quello fa, ma va avanti. Invece l'occidentale, no, basta, ma non c'è altro da fare, Sifu. Hai capito? È cambiata la mentalità, è cambiato il mondo, è cambiato, quindi abbiamo bisogno anche noi che la tradizione, io dico sempre una cosa, la tradizione in evoluzione, perché la tradizione c'è, però non posso stare lì adesso nel 2024 contro una persona che so che se mi butta a terra mi annoda e stare lì così non ha senso. Ma anche solo, io non penso solo a livello tecnico, anche a livello di, e qua voglio collegarmi alla prossima domanda che ti faccio, anche a livello di allenamento proprio fisico. Sì. Io sto notando una cosa, perché i video che girano poi sul web sono sempre gli stessi, ma i maestri solitamente, i sifu di Wing Chun, sono tutti o secchi con la panza o sono grassi con la panza, oppure, cioè, una cosa che mi ha colpito di te, hai dato comunque un valore anche al tuo fisico, oltre che alla tecnica e quello che tu ti alleni regolarmente. Io vedo, cioè comunque se andate sull'Instagram di Sifu Gianluca, fisico da modello, porca miseria. Ma io mi sono sempre importanza all'allenamento fisico estetico, ma anche funzionale, che poi te lo riporti magari in l'allenamento. Certo, ma tu vai a vedere Jackie Chan, che fisico aveva, si allenava. Ma io posso fare un video dove ti tiro un pugno, minchia, un pugno della Madonna, ti tiro un calcio, il calcio della Madonna. Sì, ma se poi facciamo sparring, io dopo 3 minuti, io quel pugno lì non te lo tiro. Cioè una cosa è farlo in statica, una cosa è riportare il tutto in una situazione dinamica, chiaro. Fisicamente, emotivamente. Il corpo è importantissimo da allenare, è la nostra casa. Io mi metto nei panni anche delle persone esterne, no? Che si guardano magari un video di Wing Chun e vedono il classico maestro che veramente che è inguardabile a livello fisico, e dico ma porca miseria, ma dovrebbe essere il tuo corpo il tuo tempio, no? Cioè se tu non hai cura, non hai rispetto del tuo corpo. Facciamo ragionare le persone, facciamo finta che io sono una persona che fa le pulizie in casa e ti sono stata consigliata, io sono una donna che fa le pulizie in casa.
Allora cosa succede? Tu hai bisogno di una che ti fa le pulizie, una tua amica dice guarda conosco questa mia amica qui che fa le pulizie in casa, tu vieni in casa mia e c'è la schifezza dappertutto. Poi può essere anche che magari le case degli altri le pulisco e la mia no, ma non ti fai 2 domande? Certo. Tu esci fuori e dici guarda che cazzo mi ha portato? No, ma non ti preoccupare, la sua casa è così, però la tua la pulisce. Sì, ma c'è qualcosa che non va. Però vedi, i maestri di Wing Chun, delle discipline tradizionali, sto parlando Sì. delle discipline tradizionali perché bene o male, negli sport da combattimento, Sono bene o tutti male, allenati. il fisico, cioè si vede comunque, ho le spalle, magari non c'è gli addominali, ma il fisico lo vedo, sono Certo. i classici, Sì, sai, sì. messi così, cosa che succede nelle discipline vero, marziali che li vedi, sono proprio spalline, i polsini, il fisico tutto a imbuto, hai capito? E sono stati perculati per tanti anni da quelli che praticano sport da combattimento anche per questo. Non hanno. Allora, c'è da dire una cosa. Perché fossero tutti maestri di Wing Chun, di Jeet Kune Do, di fisicati, grossi, eccetera. Cazzo. Uno dice porca miseria. Ma perché, allora mi ricollego a quello che abbiamo detto in un altro video. Il Wing Chun ha un bacino di utenza che attira persone un po' insicure. Certo. Sport da combattimento no, io mi alleno, flessione addominale, bam bam bam. Quindi questa è una prima cosa. La seconda cosa è che per tradizione, per fare Wing Chun, non viene richiesto l'allenamento fisico, è a tua discrezione. Vero. Cioè tu puoi fare, ti puoi anche difendere, ci sono maestri anche forti che io conosco con la pancia, cioè ci sono. Ok, certo. Poi sta a discrezione del maestro. Cioè, per me è una cosa importante questa, per me, poi magari per tante allora, altre persone il Wing non Chun lo è un sistema sia esterno che interno, cioè io se ti parlo di energia, se ti parlo di Gong Lek, ti parlo di Nei Gong, energia interna, ti devo parlare anche di energia esterna, perché se dobbiamo fare a botte io devo usare l'esterno e quindi la struttura deve reggere. Reggere. Magari regge l'equilibrio, sì, ma l'osso regge come te un calcio. Bravo, deve reggere. Io in alcuni allenamenti, alcune sessioni anche con gli allievi faccio fare le flessioni saltate e quando vedo che c'è gente di 20 anni che non mi sta dietro dico ma scusa un attimo ragazzi ma siete nel posto sbagliato. Va bene che facciamo un'arte marziale dove non viene richiesto chissà che fisico, ma se non riesci a fare 20 flessioni, porca miseria. Lascia stare, fai finta che tu non fai niente, non fai Wing Chun, non fai niente, zero, suoni il pianoforte. Ma a 20 anni, cazzo, 20 flessioni, fatele ogni tanto. Mamma mia, sì. È il tuo corpo, anche tralasciando la parte marziale. Io ci tengo al mio corpo, vado a correre, ho avuto dei periodi dove ho fumato, ogni tanto la sigaretta me la faccio, però io ci tengo al mio corpo, è normale, perché sennò non... Stai dando un valore a te stesso. Io la vedo così. Sì. Cioè io do valore al mio fisico, quindi posso essere d'esempio per qualcuno. Certo, ma ci sta, e poi ripeto... Io non potrei mai andare a farmi fare una scheda di bodybuilding per dire dovessi farmi il fisico. Da Topo Gigio, no? Sì, da uno grasso, poi magari può essere bravo quanto vuole, ma se tu non hai rispetto, non avrai rispetto del mio fisico, non te ne fregherà un cazzo del mio fisico. Una volta ho visto, mi ricordo tra l'altro, eravamo in una cena molti anni fa e ero in Sardegna tra l'altro, e c'erano tutti gli allievi, c'era uno veramente grosso, aveva problemi, e c'era una spilla qua con scritto chiedimi se vuoi dimagrire, cioè. Ti giuro, ci sono queste cose qua, ma quella è l'inconsapevolezza, quindi quelli che sono con la panzetta, che si mettono tutti i gobbi così, che poi magari vai e dici ma se io faccio box, faccio Muay Thai, facciamo uno scambio, e poi ti dicono no perché se ti tocco ti uccido, cioè ma... Infatti ecco un altro metodo per capire se il vostro sifu è veramente un sifu. Ma uno deve avere la mentalità aperta, cioè se io faccio una vita, io sto dedicando la mia vita, penso, io sono italiano, l'altra volta ne parlavo a casa, c'era mio fratello e mia mamma, ho detto è assurda sta cosa qua, perché se ci ragiono e dico io sto passando tutta la vita a capire un qualcosa che è cinese, cioè manga italiano. Sì, che non riguarda la mia nazione. Sì, è una roba... E qua ti fa capire proprio a livello animico, no? Non c'entra niente italiano, cinese, è una cosa proprio... cioè uno deve mettersi in gioco, e questo è un altro paragone, no? Cioè io vado da un maestro che comunque cavoli 10 flessioni le fa.
cioè, arti marziali, allora basta. Hanno trascurato, si può dire che nelle discipline marziali hanno trascurato l'aspetto comunque di allenamento fisico. Allora, quella roba lì sì, perché la sopperiscono con un qualcosa di superficiale. Il mio maestro, Sifu Dennis Lim, mi diceva una volta: devi entrare nel 7° strato del Wing Chun, perché sennò è solo skin, cioè è solo la pelle, solo quello che vedi, no? Io magari non riesco a fare, sono un maestro di Kung Fu tradizionale. Non riesco a fare 20 flessioni, ho la pancetta, quindi sopperisco a quel vuoto vestendomi da cinese, mettendomi il drago, mettendomi le scarpe cinesi che ho comprato a 300 euro, che poi non sto in piedi, però le scarpe cinesi fanno figo, sopperiscono a quella. Le arti marziali sono una lama a doppio taglio, bisogna vedere. Se tu vuoi essere un bravo maestro, devi avere una base solida di autostima, che l'arte marziale poi ti porta anche ad avere. Ma io ho visto delle persone, ahimè, adesso, cioè, che hanno 50 anni, qua io ho 40 anni, persone 45 anni, 50 anni, maestri di discipline tradizionali cinesi di Kung Fu, inguardabili. Inguardabili, è vero. Porca miseria. Cioè, tu sei un maestro, mi è capitato anche questo, c'è uno stage multidisciplinare, c'è il maestro di Hung Gar, c'è il maestro di Tai Chi, e vedi, cazzo, allora lì nel parcheggio non riescono neanche a fare la manovra per parcheggiare. Ma il maestro non lo vedi in palestra perché si fa spingere, cioè lo vedi anche come parcheggia una macchina. Cioè, se questo 3 ore per fare una manovra vuol dire che non ha la percezione dell'essere, non è una roba. Vero. Per quello ti dicevo, tu il maestro lo vedi fuori dal contesto palestra. Certo. Sono convinto di questa cosa. Perché quello è la cosa importante. Quindi se volete capire... E se non volete più farvi prendere per il culo per la disciplina che praticate, date almeno maestri, date esempio nelle discipline marziali. Cazzo, abbiamo la cosa più importante che abbiamo, il nostro corpo, il nostro fisico. Se veramente siete in guarda, io capisco magari se c'hai 60-70 anni, ma se ce n'hai 40-50 e c'hai già un fisico che sei tutto rachitico con la panza, che sembra che fai la pubblicità della fame, cioè fai la pubblicità della fame, non fai la pubblicità al tuo corso di difesa. No, il corpo adesso... Di difesa personale. Sì, no, il corpo è importante. Io la vedo così, poi magari sarà una cosa... C'è gente che è d'accordo perché tanto ci sarà uno schieramento, sì, però ti sai insegnare, ok, va bene, quello che vuoi. Però io guardo anche il valore che dà quella persona a se stesso, e se ha cura di se stesso vuol dire che sa anche avere cura di me. Allora, il maestro deve dare la propria luce a più persone, non solo agli allievi, perché è normale che l'allievo vede il maestro. Io mi ricordo tanti anni fa c'era un mio amico che sapeva che facevo Wing Chun, mi ha detto: fammi vedere la foto del tuo maestro. Gli ho fatto vedere la foto e mi fa: ma questo è il tuo maestro, c'ha la pancia. Io non me ne ero accorto di questa cosa qua, perché lui era esterno, hai capito? Era esterno. Ok, sì. Era esterno, e lì ho detto: però cavolo, è vero. E anch'io dicevo: sì, però il pugno fa male, insegna bene. Poi quando ho iniziato a notare che faceva 2 volte l'omino di legno ed era così, c'era qualcosa che non andava. C'è qualcosa che non cosa. C'è qualquadra che non cosa. Quindi, e infatti, se voi notate, ragazzi, nei video che vi porto, tutti gli esempi di maestri che vi porto, Senpai Luigi, fisico d'acciaio, grosso, tutto enorme. Io sono più gracilino. Sì, però 80 kg comunque, tutto tirato, cioè sono persone che comunque a 360 gradi hanno cura del loro corpo, della loro disciplina e dei loro allievi. Cazzo. A 360 gradi. A 360 gradi. Sì, non è solamente vi insegno a fare la tecnica, no, ci mettono passione, ci mettono... Sì. Adesso mi mandano messaggi su Instagram, infatti avranno visto le foto. Cosa mangi? Cos'è? Sì. Riso cantonese. No, ma va. No, adesso devo fare... Ma che ti è caduto il portafoglio? Sì, no, vabbè. Devo fare delle foto a quello che mangio, le metto come stories. Esatto. Facciamo, allora... Se arrivano richieste da parte di qualcuno, vi facciamo magari un domani la dieta. Cosa mangi in una giornata il Sifu Gianluca, e vi portiamo insieme tutta la giornata, dal mattino, da quando si sveglia fino alla cena e tutto il resto. Io direi, Sifu, che abbiamo trattato tutto quanto, mi ha fatto piacere conoscerti anche dal lato comunque più personale.
che per adesso comunque noi abbiamo avuto modo di parlare, Certo. comunque sentirci sempre in privato, però per i ragazzi era giusto anche portare quella che è la figura di Gianluca e non proprio di Sifu Certo, Gianluca. certo. Quindi tutto il tuo percorso, anche prima di essere marziale, il percorso marziale. E ti ringrazio di aver fatto questo video, di aver Grazie a te. raccontato la tua vita, che potrebbe essere molto importante per tante persone che sono là fuori. Io sono convinto che il mezzo migliore che abbiamo sono appunto i social. Sì, per adesso sì. portare tutte queste cose Adesso è il avanti. primo mezzo per farsi conoscere, per farsi pubblicità, quindi E non solo, è per aiutare, perché alla fine la gente vede il video come un video che dice ok, quello parla di... Sì, ma attraverso le esperienze magari di Gianluca avete capito tante cose che lui ha fatto, che altri avrebbero mollato alla prima difficoltà, invece è partito, si è fatto un biglietto di sola andata, andare in Cina, rimanere là, in qualche modo, cosa abbiamo imparato da questa cosa? Che in qualche modo il cervello umano alla fine ragiona quando non ti lasci il posto di ritorno, il viaggio di ritorno, sì, alla fine io mi sono praticamente autocostretto a... ti devi qualcosa, l'essere umano si adatta, fa qualcosa, quindi io spero che sia utile anche per tante persone Sì, che per vogliono tante persone raggiungere degli obiettivi nella Infatti. vita, prendere appunto spunto dai tuoi racconti, da tutto quanto, per migliorarsi nella vita. Quindi ti ringrazio per aver accettato l'intervista. Grazie a te. Noi ci vediamo al prossimo video e arriveranno tante altre Grazie. chicche. Magari il Sifu in gabbia, lui mi ha detto che c'era, poi alla fine bisognerà vedere se accetta, se accetta poi effettivamente il confronto in gabbia con un fighter di MMA. Ma no spoiler, ci vediamo al prossimo video. Os!